Buongiorno a tutti e benvenuti oggi in questa giornata, questo forum su Cancer and Healthy Aging organizzato dalla Federico II e dalla Fondazione IBSA. Io mi chiamo Domenico Salvatore, sono un docente di endocrinologia appunto della Federico II e sono molto lieto di darvi il benvenuto oggi in questa giornata. È una giornata la cui ideazione è nata forse un paio di anni fa, quando nell'ambito delle attività formative organizzate dalla IBSA Foundation abbiamo pensato di organizzare una giornata che affrontasse due argomenti importanti nella nostra vita e nella salute pubblica, cioè il cancro e l'invecchiamento. E abbiamo pensato anche di mettere insieme queste due tematiche perché, come vedremo proprio durante i talks della giornata di oggi, esiste una correlazione molto stretta tra queste due entità. Noi sappiamo quanto sia importante il cancro, quanto sia purtroppo una realtà che affligge milioni di persone. Si è stimato che nel mondo attualmente ogni anno si fanno circa 20 milioni di diagnosi di tumori e questo è un numero destinato a salire. Nel giro di una quindicina d'anni questo numero sarà di circa 30 milioni di persone. E si è visto anche che l'avanzare dell'età è di per sé un fattore di rischio per incorrere nella malattia. Quindi purtroppo o per fortuna l'età media si allunga e questo significa anche che il rischio di ammalarsi di cancro diventa più importante. La notizia buona, se volete, in questo rapporto tra l'età e il cancro è che quando noi parliamo di età non parliamo dell'età anagrafica, quella che noi abbiamo scritto sui documenti di riconoscimento, ma parliamo di una sorta di età biologica. Questa età biologica è un'età che è determinata da vari fattori genetici, ambientali, eccetera, ma su cui possiamo incidere anche noi in qualche maniera. Possiamo incidere attraverso una serie di comportamenti, di stili di vita e conosciamo quelli che sono soprattutto i nemici, quelle cose da cui dobbiamo stare alla larga. Faccio un esempio del fumo o dell'alcol o dell'esposizione inappropriata al sole oppure dell'obesità, dell'alimentazione poco corretta. Affronteremo tutti questi argomenti nella giornata di oggi in associazione anche a una grossa componente che è quella legata all'infiammazione che purtroppo anche essa con l'avanzare dell'età tende a funzionare meno bene, quindi a difenderci meno bene dall'insorgenza del cancro. Ritengo che oggi ci siano tutti gli elementi perché questa giornata sia un grande successo. Il primo elemento secondo me è la elevatura scientifica degli speakers. Li voglio ringraziare tutti, non faccio i nomi, sono tanti, ma un ringraziamento particolare al professore Thomas Rando che viene da fuori, viene da Los Angeles e quindi ringrazio davvero di cuore per essere venuto oggi fino a qui a Napoli. L'altro elemento secondo me di successo è il format della giornata, perché io faccio il clinico e ultimamente quando noi dobbiamo affrontare degli argomenti complicati, per esempio dei pazienti che hanno dei tumori avanzati, noi lo facciamo adesso in un board multidisciplinare, il che vuol dire che ci riuniamo insieme per discutere del singolo caso, l'endocrinologo, l'oncologo, il patologo generale, il radioterapista, quindi persone che hanno expertise diverse che però discutono di un singolo argomento. E io penso che un po' questo concetto della multidisciplinarietà debba applicarsi anche un po' alle scienze di base, perché parlare di un argomento, come faremo oggi, in cui medici scienziati con diversa expertise, dall'immunologia alla genetica alla biologia, parleranno dello stesso argomento, secondo me è una garanzia di successo e di progressione culturale. E infine l'ultimo elemento importante per me che lavoro nell'università, ma anche per la Fondazione IBSA, che abbiamo a cuore la formazione, è vedere una sala così gremita di studenti. Per noi promuovere la cultura e la ricerca scientifica è uno dei nostri obiettivi e penso che giornate di questo tipo siano strumentali perché questo possa avvenire.
Che cosa devo dire? Mi sembra che ho detto quasi tutto. A questo punto è per me un piacere invitare al podio il professore Giancarlo Troncone. Il professore Giancarlo Troncone è il direttore del dipartimento a cui io appartengo, che è il Dipartimento di Sanità Pubblica della Federico II, è diciamo un citopatologo di fama internazionale ed è anche un mio caro amico, ed è per questo per me un grande onore e un piacere invitarlo a porgere i saluti della nostra università, la Federico II. Prego Giancarlo. Grazie Domenico, grazie a voi per essere così numerosi e così appunto qualificati per affrontare questa giornata di studio in qualche senso, diciamo dal punto di vista mio clinico. Io appunto, come diceva Domenico, sono anatomopatologo. Diciamo, fondamentalmente è importante tracciare una connessione tra gli studi preclinici, tra le attività appunto sperimentali di base e quello che noi facciamo nella clinica. E in pratica, dal mio punto di vista, quello di un anatomopatologo, di un patologo molecolare, è veramente, diciamo, un'operazione interessante e traslazionale. Faccio un esempio. Abbiamo appunto un focus in questo congresso in maniera prestigiosa al professore Mantovani per quanto riguarda la cancer immunology, l'immunoterapia, e noi adesso, diciamo, dal punto di vista fattivo, clinico, abbiamo ancora poche possibilità terapeutiche, nel senso che abbiamo, diciamo, necessità di nuovi biomarcatori che appunto applichiamo sui tessuti, selezionando la componente neoplastica. E fino adesso appunto l'unico biomarcatore approvato in uso clinico è la proteina PDL1, che però è un marcatore assolutamente imperfetto, perché in pratica è molto soggettivo, va valutato immunoistochimicamente, con dei scoring che sono variabili, con dei cloni che sono non sempre riproducibili, e quindi diciamo brancoliamo ancora un po' nel buio, nel senso che in pratica sappiamo che questa è la nuova frontiera della terapia e forse anche della prevenzione dei tumori, però abbiamo poche possibilità e quindi diciamo dobbiamo stringere e cercare appunto di lavorare congiuntamente per dare nuove possibilità ai nostri pazienti. Ringrazio Domenico Salvatore, che in pratica è una stella nel nostro dipartimento, sia dal punto di vista sperimentale, diciamo, ha un background scientifico di enorme caratura, ma soprattutto diciamo, come responsabile della Thyroid Unit, cioè quindi in pratica è uno scienziato che si sporca anche le mani, cioè lavora profusamente sia diciamo, nella gestione dei pazienti con patologie tiroidee, sia nella formazione dei specializzandi o degli altri componenti dei nostri gruppi di ricerca. Vi auguro buon lavoro e vi ringrazio. Benissimo, grazie professore Troncone. A questo punto chiamiamo la persona forse più importante oggi della giornata, che è la dottoressa Silvia Misiti, è la direttrice della IBSA Foundation, e le pregherei di darci il benvenuto da parte della IBSA. Prego Silvia. Grazie Domenico, benvenuto a tutti anche da parte mia, da parte della IBSA Foundation per la ricerca scientifica, e rubo qualche minuto a questa mattinata per introdurre un po' anche le nostre attività e perché lo facciamo, oltre a quello che Domenico ha detto. Lo chiamo Domenico perché è un caro amico da tantissimi anni, nonché parte del nostro comitato scientifico. La Fondazione IBSA è una piccola fondazione in realtà che nasce dall'azienda farmaceutica IBSA, che sta per Institut Biochimique SA, è un'azienda svizzera con headquarter a Lugano, quindi nella Svizzera italiana, nel piccolo Canton Ticino, e questa è un'azienda che diciamo compie 40 anni il prossimo anno e si è distribuita, una media azienda direi, distribuita nel mondo, e la nostra filiale italiana è una filiale molto forte, la principale. Per questo la fondazione del gruppo IBSA dedica molte attività anche in Italia ovviamente.
Avrei bisogno di tanto per raccontarvi che cosa facciamo, quindi come prima cosa vi faccio vedere un video di 1 minuto che in qualche maniera vi dà un'idea generale delle nostre attività. Prego, Jacopo. Un minuto forse non basta per raccontare tutto. Diciamo che quello che posso dire è che passiamo da attività di formazione fino ad attività proprio di divulgazione scientifica, con un unico obiettivo sostanzialmente, che è quello di avvicinare il mondo della ricerca, quindi ricercatori top scientist come quelli che ascolteremo stamattina, a poi anche alla popolazione. Questo è un po', diciamo, l'obiettivo generale. Il forum e i forum sono un progetto di punta della Fondazione, l'attività più scientifica, quindi con un target ovviamente ci dedichiamo a esperti in questo caso. Il forum di oggi è il nostro forum numero 22, quindi sono molto fiera di questo. In questi anni ne abbiamo organizzati così tanti, con oltre 170 speakers provenienti da tutto il mondo, e quindi tutte le nostre attività, compresa quella di oggi, sono video registrate, quindi noi non amiamo tantissimo lo streaming, preferiamo che le persone vengano a sentirci, ma poi l'evento e tutti i talks sono registrati, quindi chiunque può riascoltarli sul nostro sito. Il forum di oggi è diciamo il terzo di una serie che abbiamo cominciato a fare dedicato appunto all'aging. Quindi ne abbiamo organizzato uno a Roma nel 2022, poi l'anno scorso a Bellinzona, che è una piccola cittadina vicino a Lugano, è la capitale del Canton Ticino, e oggi qui a Napoli. Aging è un tema che ci sta molto a cuore, e quindi continueremo a dedicarci a questo tema anche con forum successivi. Adesso non ho ancora le date, ma sicuramente nel prossimo anno avremo un bel forum all'ETH di Zurigo sempre su questi temi. Moderatori d'eccezione di questa mattinata sono 4, il professor Salvatore lo avete già conosciuto, poi abbiamo il professor Antonio Musarò e il professor Andrea Limonti, che sono una parte del comitato scientifico della Fondazione IPSA. La Fondazione è nata dal nulla, da un'idea del presidente e fondatore, il dottor Arturo Licenziati, e quindi all'inizio ho chiamato degli amici ad aiutarmi, perché la Fondazione non aveva ancora basi, e quindi con loro in questi anni abbiamo fatto veramente, e li ringrazio perché è stato fatto un gran lavoro, e si aggiunge Gabriella Minchiotti stamattina, che lavora qui a Napoli, si presenterà poi lei stessa e ci aiuterà nella moderazione. Ultima qualche nota tecnica, perché fa parte anche del mio ruolo. Lo stile dei nostri forum è quello sempre un po' di associare cultura e scienza.
Oltre alla multidisciplinarità, come ha introdotto e ha detto Domenico, avremo un coffee break e un pranzo alla fine, proprio perché l'obiettivo di questi forum è fare anche networking, conoscere i studenti più giovani che ci sono, hanno la possibilità di fare anche ai nostri speakers domande direttamente, e alle 2:15 e 20 minuti dopo chi vuole fare una visita al Museo di Paleontologia, qui abbiamo organizzato una visita guidata. È una visita di 20 minuti che vi consiglio caldamente. È un museo che è aperto dal 1932, collezioni molto interessanti. Mi hanno parlato di uno scheletro di dinosauro bellissimo, montato in una maniera particolare, quindi ve lo consiglio. A questo punto, prima di tornare e entrare nel vivo, ci tengo a ringraziare i miei colleghi, Sara Comodo, Jacopo Crespi, che con l'aiuto di Nicole Nesta hanno organizzato tutta questa mattinata, e l'agenzia Scientific Communication che ci ha aiutato nella parte logistica. Quindi grazie, buon lavoro e a presto. Grazie ancora Silvia, grazie all'IBSA, però prima di iniziare permettetemi di dire una piccola parola sul luogo che ci accoglie oggi. Questa, diciamo, è una sede dell'Università Federico II ed è una sede storica. Non per niente abbiamo scelto questo luogo in questa occasione, quest'anno, che la Federico II celebra l'800° anniversario della sua nascita. E come voi sapete, soprattutto gli studenti di questa università, la Federico II è l'università laica più antica del mondo, e quindi per me è un piacere accogliervi qui oggi in questa sede. E c'è anche un motivo un po' figurato per cui avevo piacere, diciamo, che si svolgesse qui questo evento, perché questo ambiente, questa chiesa fa parte di un complesso multistrutturale in cui ci sono una serie di buildings che sono stati costruiti nel tempo, che hanno delle funzioni diverse. Abbiamo dei musei di mineralogia, di paleontologia, eccetera, e quindi secondo me questo ambiente rende perfettamente l'idea di una stratificazione delle culture che si è avuta negli anni, questa stessa stratificazione che secondo me è alla base poi dell'evolversi delle conoscenze. A questo punto invito il professor Andrea Alimonti, che è un comoderatore. Il professore Alimonti è una persona di assoluto livello internazionale, è professore all'ETH di Zurigo, ma è anche il leader all'Institute of Oncology Research all'IOR e membro del Scientific Board dell'IBSA, come siamo anche noi. E pregherei ad Andrea di introdurre la prima relazione. Grazie a tutti per l'invito. Ho l'onore e l'onere di presentare il primo speaker di questa giornata, che è il professor Alberto Mantovani. Quindi darò pochi cenni bibliografici, se possibile, visto che il suo curriculum è un curriculum lunghissimo. Quindi Alberto Mantovani è un famoso medico immunologo italiano, è direttore scientifico dell'Istituto Clinico Humanitas, presidente e fondatore della Fondazione Humanitas per la ricerca e professore di patologia presso l'Università Statale di Milano. È noto a livello internazionale per i suoi studi sul ruolo del sistema immunitario e nello sviluppo del cancro. Per gli studenti di medicina, seguendo e approfondendo gli studi dei suoi predecessori, Peter Alexander e Robert Evans, sul ruolo dei macrofagi nella formazione dei tumori, Mantovani ha scoperto che i macrofagi, anziché aiutare a contrastare il tumore, lo favoriscono nello sviluppo e nella progressione. È a lui che dobbiamo il nome di Tumor Associated Macrophage, che probabilmente voi conoscerete. È stato il primo a identificare una proteina chemottranta per i monociti, che è nota come CCL2, PTX3 nel 1997. Infine i suoi lavori hanno rilevato l'esistenza di recettori trappola nella segnalazione cellulare, come ad esempio l'interleuchina 1 receptor antagonist.
È stato ed è uno degli scienziati italiani più citato al mondo, soprattutto per quanto riguarda gli studi di immunologia. E in seguito a questi traguardi scientifici è stato insignito di numerose onorificenze, come ad esempio la medaglia come l'Ambrogino d'Oro, l'onorificenza al merito della Repubblica Italiana e il Pet Scholar Foundation ACR International Award. Infine mi piace anche ricordare che Mantovani è noto per le sue numerose attività di sensibilizzazione pubblica sulla scienza, è contribuito soprattutto durante questi ultimi anni a importanti quotidiani italiani, come ad esempio il Corriere della Sera, il Sole 24 Ore. I suoi interventi sono stati importanti per spiegarci quello che avveniva durante la pandemia e ha scritto numerosi libri. Ecco, questo è un piccolo sommario di tutta l'attività scientifica di Alberto. Quindi inviterei sul palco il professor Mantovani. Il titolo del suo talk lo vedete qui, Innate Immunity and Inflammation as a Meta-Narrative of Medicine. Grazie Alberto. Grazie Andrea, grazie al Comitato Scientifico e alla Fondazione IPSA. È un piacere essere di nuovo parte di un incontro IPSA, che sono sempre incontri straordinariamente stimolanti. Inizierò parlando in generale di infiammazione, toccherò un tema generale dell'ignoroma e finirò col sesso. Questa diapositiva è uno schema generale dell'infiammazione. Vi ricordo che l'infiammazione, lo abbiamo sempre saputo, insegnate, è a valle della percezione di agenti infettivi, del danno tissutale e più recentemente ci siamo accorti che è a valle dello sbilancio omeostatico, quindi dismetabolismo, disbiosi, e poi ci sarà Maria Rescigno che parlerà di microbioma. Il significato generale dell'infiammazione è difesa, riparo dei tessuti e ritorno all'omeostasi. Abbiamo marcatori solubili dell'infiammazione che utilizziamo in clinica. La proteina C reattiva, per esempio, è il marcatore, uno dei saggi più utilizzati al mondo, una serie di marcatori che abbiamo utilizzato, per esempio, durante Covid-19. Qui un parente lontano di proteina C reattiva che abbiamo, un gene che abbiamo scoperto noi. Sottolineo in questa diapositiva l'errore. Uno viene invitato a fare una review su New England Journal of Medicine e fa un'analisi dettagliata e si dimentica un test che è la velocità di eritrosedimentazione. Poi succede di andare in Africa e si accorge che questo è l'unico test di infiammazione disponibile in molti paesi dell'Africa a basso reddito. Quindi mi dichiaro colpevole. Guardate come anche su un lavoro, su una rivista più che autorevole, si possono fare errori. Guardate criticamente, parlo con le persone giovani. E io penso, mi spiace non averlo scritto nella review su New England, penso che la velocità di eritrosedimentazione sia un po' l'integrale dei cambiamenti sistemici che avvengono durante la risposta infiammatoria. Uno fa una review su New England e dice ho qualcosa di nuovo e di diverso da dire. L'infiammazione è a valle di sensori che sono localizzati in modo strategico a livello della membrana cellulare, per esempio i recettori della famiglia Toll, su cui abbiamo lavorato tanto tempo fa, localizzati nel compartimento endosomiale, localizzati a livello del citoplasma, espressi da vari tipi di cellule, e questo è il braccio cellulare dell'immunità innata. Ma l'immunità innata, la prima linea di difesa, ha anche un braccio umorale. La nostra connessione con questo è di nuovo data dalla scoperta di una famiglia di molecole che sono le pentrassine lunghe, PT3. Questi sono il braccio umorale dell'immunità innata, di cui non bisogna sottolineare il significato, sia come diagnostici che per il ruolo in patogenesi. È costituito da più o meno una ventina di molecole, molto diverse strutturalmente, ma funzionalmente funzionano sostanzialmente come un anticorpo, nel senso che riconoscono i patogeni,
hanno la proprietà di agglutinare è un meccanismo di difesa, attivano e regolano la cascata del complemento e facilitano l'ingestione. Quindi parliamo spesso di ante-antibodies, gli antenati degli anticorpi. La produzione di molte di queste molecole è a valle di una cascata di citochine infiammatorie con circuiti di regolazione negativa e di nuovo c'è un nome sbagliato, ci sono nomi sbagliati che rimangono in medicina, che è risposta di fase acuta, perché questi marcatori li vediamo in patologie croniche, li vediamo nell'invecchiamento, poi io preparo il terreno a Claudio. Questi marcatori e la risposta di fase acuta di nuovo noi la leggiamo in questo modo. Da una parte il fegato è il principale produttore, ma alcuni di questi mediatori sono prodotti per esempio da cellule mieloidi, da molti altri tipi cellulari, e il significato generale è da una parte amplificare le difese e dall'altra fornire gli strumenti, vengono prodotti per esempio fibronectina e altri, fornire gli strumenti per il riparo dei tessuti. Quindi di nuovo difesa e riparo dei tessuti. Andrea ha già menzionato la mia connessione con questo settore. La mia connessione con questo settore è legata all'infiammazione e cancro. Voglio ricordare una persona dimenticata, che è Bob Evans, perché Bob è stata la persona che per primo ha dimostrato che i macrofagi nel tumore non sono cellule tumorali mascherate da cellule normali, sono vere e proprie cellule naturali. Lui e Peter Alexander sono stati i primi a mostrare che queste cellule potevano uccidere cellule tumorali. Io ho avuto il privilegio di lavorare con Bob Evans e Peter Alexander. La mia visione è stata un po' diversa perché usando tumori metastatici mi sono accorto che queste cellule promuovevano la crescita tumorale in vitro e in vivo, e questo ci ha portato a contribuire all'identificazione di una grande famiglia di citochine che chiamiamo chemochine, come ha ricordato Andrea, MCP1, CCL2. Questo ha portato a una visione generale, a quella di un rapporto simbiotico fra cellule tumorali e macrofagi tumore associati, per cui i macrofagi tumore associati si comportano come piccoli aiutanti delle cellule tumorali. Per esempio è stato menzionato PDL1, in molti tumori sono le principali cellule che esprimono i freni della risposta immunitaria come PDL1. Quando abbiamo scritto queste review su Lancet, vedete di nuovo una grossa, abbiamo mancato qualcosa, c'è un solo macrofago. In realtà ci accorgiamo sempre di più della diversità di queste cellule. Questo è Vassili Kandinsky, che chiaramente dipinge un macrofago classico alla Evans and Alexander, una forma alternativa di attivazione macrofagica che è stata scoperta in origine da Simon Gordon a Oxford, attivata da interleuchina 4. Noi pensavamo che i macrofagi tumori associati fossero M2, in realtà quando Shubhra Biswas e Antonio Sica nel mio laboratorio hanno fatto il primo profilo trascrizionale di macrofagi tumori associati, ci siamo accorti che in realtà le cose erano molto più complicate di quanto pensavassimo. Abbiamo fatto progressi nel definire i meccanismi molecolari sottesi alle varie forme di attivazione o di stati funzionali di macrofagi e questo è rappresentato da fattori trascrizionali, e inoltre questo è il lavoro fatto sostanzialmente da Massimo Locati, che ovviamente è assolutamente indipendente, allora lavoravamo insieme, c'è una rete di microRNA che fanno da regolatori fini dello stato funzionale dei macrofagi. Voglio sottolineare che quando facciamo single cell analysis, tutti noi stiamo facendo questo, perdiamo questo tipo di informazioni. Quindi alle persone giovani ricordatevi sempre di quello che non vedete con le metodiche che utilizzate. Queste cellule sono plastiche, estremamente plastiche, voglio sottolineare come c'è un meccanismo di tolleranza che in realtà Antonio Sica, di nuovo all'epoca lavoravamo insieme, ha scoperto essere
un programma trascrizionale ed è un meccanismo di protezione dell'ospite, che protezione da eccesso di infiammazione. Ancora abbiamo insegnato agli studenti che la memoria è una proprietà della risposta immunitaria adattativa. In realtà molti di noi hanno osservato, le prime osservazioni sono state fatte in organismi molto semplici, negli insetti. Noi stessi, io e Simon Gordon, avevamo fatto delle osservazioni invece in mammiferi. In realtà c'è una forma di memoria anche della prima linea di difesa e è una forma di memoria che è stata studiata da Mihai Netea in particolare, che è centrata la chiamiamo Trained Innate Immunity, è centrata sull'allenamento delle cellule mature, dei monociti macrofagi, dei precursori e da meccanismi epigenetici e che comporta appunto l'allenamento, cioè come quando Andrea va a correre in montagna, si allena, è un po' la stessa cosa succede, anch'io vado a correre per andare in montagna. Queste cellule adesso abbiamo un'idea un po' più precisa di cosa fanno queste cellule nei tumori, mediano da una parte, sono dei promotori della progressione neoplastica, contribuiscono a creare nicchie appropriate per la disseminazione neoplastica e hanno una serie di strumenti con cui inibiscono o sovvertono le difese immunitarie adattative, non dimentichiamo mai i metaboliti dell'acido arachidonico e citochine immunosoppressive o antinfiammatorie. I macrofagi hanno servito da paradigma per lo studio e per la definizione dei meccanismi del rapporto fra infiammazione e cancro e, scusate ma c'erano animazioni che si sono perse, a noi piace, quando dico a noi, queste sono in una review di un po' di anni fa su Nature, piace pensare che questa connessione consista di due vie, una via estrinseca, per cui condizioni infiammatorie, e le condizioni infiammatorie si sono amplificate, io credo che forse anche l'invecchiamento lo sia, in un certo senso, per esempio l'inquinamento atmosferico, aumentano il rischio di sviluppare il cancro, e dall'altra gli eventi genetici di cui parlerà Di Fiore, credo, e Stassi, gli eventi genetici che causano il cancro orchestrano il microambiente tumorale. Devo dire che nel passaggio nelle diapositive c'è stato un po' di pasticcio. Ecco, quando noi abbiamo di nuovo pubblicato questa cosa su Nature, c'era solo il braccio cellulare dell'immunità innata. In realtà ci siamo accorti, questo è il lavoro di Edoardo Bonavita, il lavoro genetico di Edoardo Bonavita e più recente di Elena Magrini e altri in laboratorio, ci siamo accorti che il braccio umorale dell'immunità innata, quello a cui alludevo, complemento e almeno un antibody, sono importanti in almeno alcuni tumori umani a orchestrare l'infiammazione che promuove cancro. L'immunità è sempre un gioco di yin-yang, il complemento ovviamente può uccidere e uccide cellule tumorali, ma almeno in alcuni tumori è un meccanismo di amplificazione dell'infiammazione che promuove cancro. E quindi possiamo pensare ai macrofagi tumore. Ci sono poi altre cellule che sono i neutrofili di cui è maestro Andrea Alimonti e che recentemente ha dato, credo sia giusto menzionare, dei dati straordinari su targeting di chemochine che guidano neutrofili all'interno di tumori umani estremamente promettenti. Quindi la diversità di queste cellule all'interno dei tumori, la diversità dei segnali che ne orientano la funzione e queste cellule poi interagiscono con componenti del microambiente e noi siamo inciampati più volte nelle interazioni di queste cellule, in particolare con altre cellule della immunità innate, quindi cellule NK o simili. Penso che la sfida che abbiamo è quella del trasferimento
che vuol dire, sappiamo da molto tempo, non ne parlerò, che l'infiltrato macrofagico è associato a prognosi, ma non siamo stati per ora capaci di trasformare significato prognostico in predizione. Questa è una delle sfide che abbiamo. Tocco brevemente il tema della prevenzione di interception, mostrando qualche dato. Ho vissuto un tempo in cui c'era solo una citochina associata a immunità innata e infiammazione, ed era interleuchina 1, per cui era naturale per noi contribuire a sezionare la diversità e la complessità del sistema di IL-1. Quindi, come ha ricordato Andrea, abbiamo scoperto che per la prima volta che c'è un falso recettore, un decoy receptor per IL-1, abbiamo clonato uno degli antagonisti di IL-1 e poi abbiamo scoperto abbiamo clonato un membro della famiglia che adesso chiamiamo IL-1R8. In tempi preistorici, avevamo quindi 30 anni fa, avevamo assieme a Elisabetta Deiane e Raffaella era nel mio laboratorio all'epoca, Raffaella Giavazzi, come ci aspettavamo abbiamo scoperto che IL-1 promuove cancro. E questo è stato confermato, volete sempre, persone giovani, che i vostri dati vengano confermato, esteso. E poi dopo 30 anni un trial clinico, il CANTOS trial, 10.000 pazienti, complicanze da aterosclerosi, un anticorpo monoclonale contro IL-1 beta. Il dato che noi pensiamo sia più, ma in generale, che è sopravvissuto di quel trial è l'impatto sul cancro, perché in quei 10.000 pazienti una riduzione dell'incidenza e mortalità da cancro del polmone oltre il 60-70%. Abbiamo una comprensione meno approssimativa di come IL-1 regola il microambiente tumorale e adesso il lavoro di Charlie Swanton mostra che questo è un driver molto importante, per esempio nella carcinogenesi umana associata a inquinamento, modulando macrofagi, cellule mieloidi, complemento e disorientando la risposta adattativa. Quando abbiamo scritto questa review, Cecilia Garlanda ed io su Cancer Cell, francamente abbiamo scritto la review per dire bisogna fare un trial di interception, e una delle frustrazioni che abbiamo è che non siamo riusciti. C'è un gruppo italiano che vorrebbe fare un trial, ma non è facile fare un trial di chemoprevention. Dobbiamo dire che tutte le sperimentazioni di chemoprevenzioni hanno fallito nell'uomo, quindi ci sono dei motivi per cui c'è una certa riluttanza, ma noi pensiamo che vada fatto. Le cellule mieloidi hanno dei checkpoints, dei freni, noi ne contiamo 13 di freni, dei checkpoints. C'è qualche indicazione di attività clinica per anticorpi che bloccano alcuni di questi freni. Pensiamo che tutto il settore pensa che se ci sarà un contributo terapeutico sarà legato alla combinazione del blocco di checkpoints mieloidi con i checkpoints delle cellule T. Vorrei, Domenico, se mi dai un segnale perché non ho guardato esattamente quando ho iniziato. Okay. Vorrei dare un messaggio di carattere generale, che c'è molto da scoprire, questo è ovvio, raccontando una storia. È una storia che è iniziata molti anni fa. Vedete che abbiamo pubblicato nel 2006 un lavoro, peraltro il primo profilo trascrizionale di macrofagi che diventano, che si polarizzano, monociti che si differenziano da macrofagi e poi si polarizzano in M1 da interferone gamma, M2 da IL-4, in realtà usavamo IL-13 allora. E fra i geni che sono emersi, è emersa questa famiglia, e questo ci è interessato perché era ed è molto ristretto a macrofagi, MS4A4A. E insieme a Massimo Locati vedete che per 13 anni non abbiamo pubblicato un lavoro. Non abbiamo pubblicato un lavoro perché volevamo capire e non riuscivamo a capire. Questa famiglia è interessante perché c'è una molecola che tutti conosciamo, che è CD20, e
gli anticorpi contro i CD20 hanno cambiato la vita dei pazienti con cancro e dei pazienti con malattie autoimmuni. Il resto di queste molecole appartengono al grande mondo dell'ignoroma. Fatto 100 l'informazione, le proteine codificate dal genoma, invece ne sono in circa il 15-20% sono parole di cui non conosciamo il significato, in cui è difficile lavorare, perché se fossero facili sapremmo il significato e perché tendiamo a essere ripetitivi. Noi abbiamo scoperto il significato di una di queste molecole, che è MS4A4A, e Irene Mattiolo è la persona, lavoro su questo, continuiamo a lavorare insieme con Massimo, con Locati, costituisce una piattaforma che interagisce con recettori dell'immunità innata, Dectin-1 e TREM2, è importante, essenziale per il segnale via SIC, dato in questo caso, nel nostro caso, da Dectin-1, è coinvolto nel riconoscimento di funghi, di cellule tumorali. La cosa impressionante è che il secondo gene associato a neurodegeneration, quindi di nuovo l'infiammazione come metanarrazione. Ancora, la differenziazione di cellule mieloidi è associata a un repertorio che cambia di tetraspannine e la risposta a un farmaco che usiamo in clinica come i glucocorticoidi è associata a un cambiamento importante del repertorio di tetraspannine sulle cellule. E l'evidenza suggerisce, questo è il nostro lavoro, che questo è un meccanismo importante nella metastatizzazione. L'evidenza genetica, neurodegenerazione, su cui io non lavoro Massimo. Abbiamo una storia non pubblicata su autoimmunità e risposta a farmaci, e poi l'evidenza su agenti infettivi. Salto questo pezzo e vado. Spero che siate d'accordo che i macrofagi sono cellule sexy. Siete d'accordo? Non potete dire di no. Beh, queste cellule sexy. E quindi vorrei, se riesco ad andare avanti con la diapositiva, fare un commento su immunità e sesso. E questa non è una storia, io sono su questo lavoro perché ho dato una mano, ma il lavoro è il lavoro di Fabio Conforti, che lavorava in IEO e che adesso è in Humanitas. E c'è un'osservazione clinica. L'osservazione clinica è che le donne rispondono meno bene a checkpoints, a inibitori del checkpoint. E Fabio, questi sono più di 2000 pazienti guardati in tecniche di bioinformatica in silico. Il microambiente immunologico di pazienti con non-small cell lung cancer, con tumore del polmone, è diverso nei maschi e nelle femmine. E lo sappiamo da molto tempo che ci sono differenze importanti fra maschi e femmine dal punto di vista immunologico, a livello dell'immunità innata, a livello dell'immunità adattativa. In generale le donne rispondono meglio, per esempio, ai vaccini. E ci sono anche dei motivi di carattere evolutivo, pensiamo, per questo. Quindi differenze importanti. I meccanismi sono diversi e non del tutto compresi. Per esempio, gli ormoni sono importanti, per esempio, per l'esaurimento delle cellule T, hanno un impatto molto importante. Ci dimentichiamo che sul cromosoma X ci sono geni fondamentali dell'immunità, come FOXP3 o come alcuni membri della famiglia TOL, e c'è un meccanismo di fuga dall'inattivazione del cromosoma X, che probabilmente è importante. Poi in genere una volta le donne erano più sagge degli uomini, per esempio fumavano meno, questo non è più vero, e poi ci sono cose assolutamente che non capiamo. Essere sovrappesi ha impatto diverso sulla risposta a checkpoints nei maschi e nelle femmine. Io credo che questa storia, ripeto, questa è una storia che di Fabio Conforti, a cui ho dato un contributo piccolo. Questa storia ci richiama ad avere una prospettiva di genere per patologie che non sono di genere, diverse dalle malattie autoimmuni. Ho focalizzato il mio intervento sul microambiente tumorale, in buona parte.
con le due vie che penso siano ancora corrette come cristallizzazione dell'essenza, ma non possiamo dimenticare che, e qui preparo Claudio, che meccanismi a livello sistemico di cancerogenesi che vanno dall'obesità al stile di vita all'invecchiamento, che è il tema qua, l'infiammazione costituisce uno dei drivers della connessione fra queste cose e il cancro. E in generale pensiamo, e qui sono le persone, che l'infiammazione sia un meccanismo che connette cose molto diverse che vanno dallo stile di vita all'ambiente, a condizioni psiconeurologiche, con patologie diverse che vanno dal cancro all'autoimmunità, alle patologie degenerative, all'invecchiamento. E spero di non aver dimenticato le persone che hanno fatto il lavoro e di nuovo un grazie per il piacere di essere parte di questo incontro. Un posto incredibile. Ci farebbe molto piacere se alcuni studenti facessero una domanda al professor Mantovani, altrimenti, visto che l'intervento è stato, penso, veramente interessante. Qui 2 domande solamente. Anche non studenti a questo. Io non l'avrei mai fatto se fossi uno studente, perché sarei stato imbarazzato, però ecco. Se non ci sono domande, avevo una curiosità. Ieri sera parlavamo con il professor Franceschi, che non conoscevo, di questi autoanticorpi che potrebbero essere legati a invecchiamento e che di fatto possono, ad esempio, legare e neutralizzare citochine circolanti. E adesso, quando hai presentato il tuo lavoro pionieristico sull'interleuchina 1 receptor antagonist, mi è venuta in mente una considerazione. C'è qualcuno che sta continuando a studiare antagonisti di recettori o antagonisti circolanti di citochine? Perché questo, ad esempio, nel settore dell'invecchiamento potrebbe per esempio essere associato a una longevità diversa da persona a persona. Insomma, hai pensato a questo? Ieri eri un po' distante dal tavolo e magari non hai sentito la conversazione, ma secondo me è un argomento molto molto interessante che sta tornando in voga. In realtà te sei stato un precursore di questo, identificando degli inibitori di segnale. Io continuo sto cercando di entrare nell'ignoroma, questo è quello che sto cercando di fare. Cerco di scoprire qualcosa. C'è un tema di carattere generale e sono dati di vicino a voi, sono dati del Canton Ticino, di Mariagrazia Guccioni, Davide Robiani, a cui noi abbiamo contribuito in modo modesto, ma abbiamo contribuito. Abbiamo quest'idea dell'autoimmunità come horror autoxicus, no? C'era questa frase nella storia dell'immunologia, horror autoxicus, cioè che l'autoimmunità sia qualcosa di patologico e negativo. Ci sono dati che si stanno accumulando e il lavoro fatto da Davide Robiani e da Maria Grazia Guccioni è impressionante da questo punto di vista, perché sono 3 casistiche indipendenti, fra cui una è quella di Humanitas, mostra chiaramente che ci sono durante alcune malattie infettive, Covid-19, sono pubblicato su Nature Immunology se qualcuno lo vuol vedere. Durante Covid-19 compaiono autoanticorpi contro chemochine e c'è un'associazione, quindi con tutti i limiti delle associazioni, non vuol dire autoanticorpi diretti contro chemochine infiammatorie, che conosci molto meglio di me,
che guidano il traffico dei neutrofili sono associati a protezione da malattia. Vi ricordo che autoanticorpi diretti contro interferone o la via dell'interferone sono associati a malattia grave, più o meno il 10% dei pazienti. Qui invece ci sono autoanticorpi protettivi e poi autoanticorpi diretti contro chemochine che guidano il traffico delle cellule T. Quegli autoanticorpi sono associati a protezione contro long Covid. Allora, questo e altri dati ci fanno pensare che l'autoimmunità e gli autoanticorpi, di nuovo, come per tante cose del sistema immunitario, ci sia un gioco di yin-yang, per cui in alcuni l'autoimmunità non sia proprio sempre negativa, ma abbia un ruolo protettivo. Credo questa sia una storia molto provocatoria. Grazie professore Mantovani, anche io avrei una domanda flash, e chiaramente da endocrinologo non può che parlare di estrogeni, perché lei ci ha fatto vedere come la risposta all'immunoterapia per esempio varia negli uomini rispetto alle donne, però è altrettanto vero che gli estrogeni a un certo punto calano nella donna. E quindi che cosa succede? Si ha una reversione di questa risposta, così come avviene per il rischio cardiovascolare, o no? Io penso che ci sia un problema, se lo penso io vale poco, ma insomma, lo imparo da Fabio Conforti, ma lo penso io, e ci sia un problema di mancanza di ricerca su queste cose. Entrano meno donne nei clinical trial. Questo tipo di domande io non trovo dati che la rispondano, mancano dei trial prospettici di ricerca indipendente che si pongono le domande, quindi è un problema che io penso è un problema di cambio un po' di prospettiva. Bene, grazie professore Mantovani. Ho visto che si alzava una mano, avremo tempo alla fine per fare ulteriori domande a tutti gli speakers, grazie. E a questo punto vorrei chiamare il secondo moderatore, il professore Antonio Musarò, che è Full Professor of Histology, Embryology, Biotechnology and Neuromuscular Research Group alla Università Sapienza di Roma, e ad Antonio chiedo di introdurre il prossimo speaker. Grazie Antonio. Grazie Domenico, intanto è veramente un grande piacere introdurre Claudio Franceschi. Il professor Franceschi l'ho conosciuto tanti anni fa quando ero studente di dottorato nei vari meeting, e quello che ho apprezzato da sempre di Claudio è la costante provocazione scientifica che riusciva a dare, che riusciva a imprimere, fatta da visioni, da evidenze scientifiche, ma che volevano sempre spostare il percorso verso, diciamo, cose nuove, non scontate. Il professor Franceschi è professore emerito presso l'Università di Bologna e ha anche una position, credo che continui a mantenerla, alla Lobachensky State University in Russia. Nel 2002 ha fondato un centro di ricerca che è poi diretto fino al 2006, che è il Centro Interdisciplinare Galvani, per studi integrati di bioinformatica, biofisica e biocomplessità. Claudio ha contribuito in maniera veramente fondamentale agli studi sulla biologia e genetica dell'invecchiamento, lo ricordava Alberto Mantovani, è autore di numerosissime pubblicazioni su prestigiose riviste, ed è stato, se vogliamo, un po' il pioniere degli studi sui centenari sia in Italia che nel mondo, ed è stato Claudio l'ideatore di quella parola che oggi la nominava prima anche Alberto, che è l'inflammaging. Ne ha coniate diverse, l'ultima credo fosse stata anche il garbaging. Come potete immaginare, proprio da questo modo anche di raccontare la scienza è stato sempre appunto questo pioniere nel scoprire, nel immaginare nuovi percorsi che la scienza poteva fare e può fare.
Il titolo della sua presentazione, infatti rimanendo un po' su quello che ci ha raccontato Alberto Mantovani, è in che modo l'infiammazione può giocare un ruolo attivo nel determinare i processi di invecchiamento, e infatti il titolo è Inflammaging as the Common Ground of Age-Related Disease, the Latest Developments Using Artificial Intelligence. Prego Claudio. Grazie Antonio, grazie alla IPSA Foundation, grazie a tutti quelli che sono qui presenti in sala, grazie a mia moglie che mi ha seguito. Direi che possiamo andare avanti. Io sono editor in chief di questa rivista Aging Research Reviews, che ha un buon impact factor. Pubblichiamo solo reviews, e se avete qualche cosa di buono mandatecelo, il rejection rate è piuttosto alto. Allora, io già un po' di anni fa mi ero accorto di questa fondamentale dicotomia dell'invecchiamento del sistema immunitario, in cui l'immunità clonotipica dei B, dei T linfociti, è largamente affettata, cioè diminuita, mentre invece l'immunità innata è largamente preservata. E quindi ho proposto una teoria generale sul rimodellamento, che suggerisce che con l'invecchiamento c'è un accumulo di danni non riparati, di insulti cellulari, però l'organismo reagisce rimodellando, attivando tutta una serie di risposte adattative locali e sistemiche, fra cui l'infiammazione. E questo è il paper originale, fortunatamente pubblicato in una rivista di terzo, quarto ordine come l'Annals a New York Academy of Science, perché probabilmente se l'avessi mandata ad altre riviste l'avrebbero rigettata. E ho messo il numero di citazioni, come metterò in altre cose, per gli studenti, per far capire anche quanto un paper viene visto dalla comunità scientifica. Quindi l'idea è che, come vedete, il sottotitolo è una prospettiva evolutiva, e l'idea è che con l'età si sviluppi una infiammazione cronica di basso grado non dovuta a infezioni batteriche o virali. E appunto ho suggerito che la cellula fondamentale fosse il macrofago, la cellula più ancestrale, la cellula descritta da Metchnikoff, e ovviamente è una cellula molto interessante, come ha detto Alberto, che può avere diversi fenotipi molto complessi e può avere anche funzioni pro- e antinfiammatorie. In quel momento lavoravo appunto sull'evoluzione del sistema immunitario, e queste cellule, questi immunociti con capacità fagocitaria, sono delle cellule veramente fondamentali dal punto di vista dell'evoluzione, perché hanno non solo una funzione immunitaria ma anche neuroendocrina. Facciamo un po' di anni dopo, c'è stato un summit, un Geroscience Summit a Bethesda, dove è stata lanciata l'idea della geroscienza, cioè l'idea che le malattie dell'invecchiamento potrebbero essere combattute non una alla volta, ma tutte insieme, appunto focalizzandoci sull'invecchiamento. E in questa occasione sono stati individuati 7 pilastri, fra cui l'infiammazione. E ci hanno chiesto poi di scrivere per ogni pilastro un paper che io ho scritto con la Judith Campisi, che è mancata da poco, sull'infiammazione cronica e il suo potenziale contributo alle malattie età associate. E questa è stata appena ricordata da Alberto, e come vedete c'è David Furman, ovviamente, ci sono io, c'è anche Tom Rando, quindi è veramente un... E c'è Alberto, scusa, non ti ho messo in giallo, ma mi dispiace, però insomma siamo noi, siamo una sorta di comunità. Questa slide ovviamente è stata già presentata, ma è molto importante. E io mi diverto molto a creare queste
queste nuove parole, e in questo paper ho suggerito la parola garbaging, cioè l'idea è che la spazzatura molecolare cellulare aumenta con l'età, cioè le cellule muoiono, cambiano le molecole, cambiano di posto, vengono ossidate e così via. E tutto questo materiale viaggia attraverso una serie di meccanismi, fra cui le vescicole extracellulari, e la capacità di eliminare la spazzatura molecolare diminuisce con l'età, e quindi c'è un rapporto e diventa infiammatoria. E pensate soltanto che ogni giorno muoiono circa 50-70 miliardi di cellule, e se avviene per necroptosi o piroptosi, questo è fortemente infiammatorio. E quindi naturalmente la pulizia di tutto questo materiale è fondamentale. E qui ho indicato alcuni delle componenti normali della cellula che, quando cambiano di posto, per esempio il DNA mitocondriale, che dal mitocondrio esce fuori, diventa altamente infiammatorio. E la stessa cosa vale per il DNA nucleare, se passa nel citoplasma, e così via. E in questa review ho fatto un po' i conti con le grandi teorie, diciamo, del nostro settore, e in particolare con la teoria della pleiotropia antagonista, che suggerisce che qualcosa di buono quando sei giovane diventa cattivo quando diventi vecchio. Allora, la prima idea è che con l'invecchiamento tutte le alterazioni dei vari pilastri che ho indicato prima convergono nel dare infiammazione. L'altra idea, qui è una figura, il cosiddetto Bautai, la farfallina, è una struttura molto presente in biologia, e l'idea è che materiale non self, cioè materiale batterico, virale, quasi self, cioè cose che stanno una via di mezzo, cioè quello che mangiamo che diventa poi parte di noi stessi, ma soprattutto molecole proprie, self, impattino vengano riconosciute da un numero molto limitato di recettori, fra cui ho indicato C-gas, che è importante, e poi alla fine si ha una produzione di una serie di molecole, come l'interleuchina 1 ricordata, e tante altre infiammatorie. E quindi questa è una concettualizzazione anche evolutiva, naturalmente, da questo punto di vista. Com'è che non va avanti? Ecco. L'altra idea è che l'invecchiamento può causare inflammaging. L'inflammaging a sua volta può essere un momento fondamentale per l'insorgenza delle malattie età correlate, ma le malattie età correlate, una volta insorte, accelerano il processo di infiammazione. E l'idea di fondo è che appunto l'infiammazione, che è fondamentale, adattativa dal punto di vista evolutivo, benefica, eccetera, quando con l'aumentare dell'età, nella seconda parte post-riproduttiva della vita, che non è prevista dall'evoluzione, può diventare cronica e cattiva. E appunto, perché può diventare cronica cattiva? Ma questo in tutte le persone? No, probabilmente c'è una grande differenza individuale. L'invecchiamento è molto individualizzato, ognuno invecchia a modo proprio, e io ho suggerito questa idea della immunobiografia, cioè l'immunobiografia suggerisce che diciamo, noi siamo esposti per tutta la vita a tutta una serie, come ho detto, di spazzatura molecolare, a condizioni ambientali, incluso i pollutant appena ricordati, che però sono diversi da persona a persona. E questo, in un diagramma di Waddington, vedete una pallina, cioè una persona, può seguire diverse vallate a seconda dello stato socio-economico, degli eventi precoci della vita, degli stimoli intrauterini, di quello che la mamma gli ha dato da mangiare quando era neonato e nei primi 1000 giorni di vita, a seconda di quello che uno fa nella vita adulta, cosa mangia, che malattie infettive ha avuto. E quindi noi diventiamo tutti diversi dal punto di vista immunologico. E quindi è importante lo stato socio-economico, ma anche quello che io ho chiamato ecospazio antigenico.
e tutte quelle palline lì dovrebbero suggerire di diverso colore, dovrebbero suggerire l'enorme diversità dal punto di vista immunologico, l'individualità dell'invecchiamento. E io, partendo da tutte queste cose, soprattutto diciamo dal punto di vista che la maggior parte degli stimoli infiammatori vengano dal di dentro, sono portato, vi propongo appunto di considerare l'invecchiamento come una sorta di processo, non so se è una malattia, ma è sicuramente un processo autoimmune, come dicevamo prima, ed autoinfiammatorio. Quindi una concettualizzazione generale in linea con quello che stavate dicendo prima nella discussione. Con David Furman ed altri colleghi abbiamo messo a punto un orologio infiammatorio e abbiamo screenato una cinquantina di molecole e le 15 più importanti pensiamo che costituiscano una sorta di indice infiammatorio. E come vedete l'interleuchina 1 beta è presente, l'interferone alfa, e il beta e così via. E come vedete questo stato infiammatorio aumenta con l'età e aumenta con il numero di patologie. Ecco, la cosa interessante, questo è stato il mio contributo a questo lavoro, noi avevamo mandato i sieri dei centenari e vedete che i centenari sono molto meno infiammati di persone di 50-80 anni e dei controlli. Quindi i centenari probabilmente una delle ragioni abbastanza importanti per cui diventano centenari è che hanno un basso stato infiammatorio. E con i colleghi russi abbiamo messo a punto un altro orologio immunologico infiammatorio, abbiamo studiato 300 persone da 21 a 101 anni e abbiamo preso come soggetti diciamo patologici persone che avevano una malattia renale cronica. E siamo partiti da 46 biomarcatori iniziali, poi questi siamo scelti e alla fine siamo arrivati a... Dov'è che si vede? Siamo arrivati insomma ad identificare una decina di marcatori importanti con quella che viene chiamata intelligenza artificiale explainable, cioè non è una scatola nera, ma vi dice, quando mettete dentro tutte le variabili, vi dice persona per persona quali sono la combinazione di variabili importanti. E abbiamo usato questo SHAP, questo Shapley Addictive Explanation. E appunto siamo partiti da 46 molecole, le prime 10, abbiamo individuato le prime 10 che costituiscono un orologio infiammatorio. E come vedete quelli che hanno la malattia renale cronica sono molto più infiammati e la cosa funziona nel train e nella validation. Ecco, questo è molto interessante perché questo tipo di approccio di artificial intelligence explainable consente persona per persona di vedere quali sono le variabili importanti. Per esempio qui abbiamo una persona di 21 anni che ha un'età immunologica sempre di 20 anni e vedete che sulla sinistra ci sono le molecole più importanti a cascata. Dall'altra parte c'è un'altra persona di 86 anni che ha un'età immunologica di 85, quindi molto vicina, però vedete che le variabili sono diverse, quindi ci consente di individualizzare l'inflammaging. Qui abbiamo una persona di 60 che ha un'età infiammatoria di 41, quindi migliore, e qui invece il contrario, una persona di 41 anni che è più vecchia dal punto di vista infiammatorio, di 62, e ci dice persona per persona quali sono le molecole importanti. Qui un altro esempio, 94, 24, 24, 94, 94, e invece nelle due schemi di sotto una persona di 60 che ha un'età immunologica di 34 e invece una persona di 45 che ha un'età di 59. Quindi non solo riesce a vedere la velocità dell'infiammazione, ma anche a individuare i marcatori importanti. Però se mettiamo insieme i due lavori in cui sono stati individuati questi due orologi
infiammatori, vedete che c'è pochissima sovrapposizione. L'unica molecola che è comparsa bene in tutte e due è il CXCL9. Poi tutto il resto o non sono stati studiati, quelli in rosso, oppure hanno addirittura, sono positivi in uno studio e negativi nell'altro. Questo cosa vuol dire? Probabilmente vuol dire che l'inflammaging è molto più complesso di quello che noi pensiamo, cioè a seconda di come lo studiamo vediamo cose diverse, e quindi c'è un'enorme possibilità di lavorare nel futuro per mettere a punto degli orologi sempre più precisi. E in questo caso è molto interessante, per esempio, questa review che è stata pubblicata nella nostra rivista recentemente, perché vedete qui hanno proposto per quello che riguarda l'Alzheimer, hanno proposto una combinazione di marcatori tipici dell'Alzheimer, la beta-42, la tau fosforilata, eccetera, più una serie di molecole infiammatorie. Quindi questo secondo me nel futuro sarà bello utilizzare marcatori classici per ciascuna malattia, più marcatori infiammatori più generali e più cose, che mi sembra un bel tipo di combinazione. Vediamo i centenari. Allora, intanto per incominciare, i centenari, io ho studiato con Steve Horvatz, abbiamo applicato il suo orologio e abbiamo dimostrato, si screena il DNA con 485.000 citosine metilate, 353 di queste formano un orologio e è un orologio molto predittivo dell'età biologica di una persona. Abbiamo studiato 82 persone di più di 105 anni, si chiamano semi-supercentenari, i figli di queste persone e controlli dei figli, cioè della stessa età, vedete 69-71, ma nati da genitori non longevi. E il risultato è che i semi-supercentenari sono risultati più giovani della loro età cronologica di quasi 9 anni. I figli sono risultati più giovani di 5 anni, mentre invece nei controlli età biologica ed età cronologica coincidevano. Abbiamo dedicato anche un po' di tempo al microbiota, non voglio invadere il tuo campo. Questo è un paper che abbiamo pubblicato nel 2010, l'abbiamo mandato a Nature, Science, eccetera, rifiutato sistematicamente, però era uno dei primi che studiava il microbiota intestinale nei centenari con Patrizia Brigidi e con Willem de Vos, e abbiamo potuto dimostrare che circa il 9% della varianza dello stato infiammatorio è legato al microbiota intestinale e in questo paper abbiamo studiato persone da 20 a 109 anni e il risultato è in questo cartone, dove si vede che quello in giallo, cioè le specie più comuni, il core microbiota diminuisce con l'età, mentre le specie subdominanti aumentano. E questo secondo me è una sorta di orologio biologico, e ci sono stati altri ricercatori che hanno proposto il microbiota intestinale come un altro orologio. Io qualche anno fa avevo suggerito che appunto il microbiota intestinale poteva essere un candidato per estendere il lifespan, per aumentare la lunghezza della vita. Allora, i centenari hanno un microbiota speciale. Siccome il microbiota è molto dipendente da quello che si mangia, allora mi aveva chiesto, Lianna Review of Nutrition ci aveva chiesto di scrivere qualche cosa sui centenari. Io ho chiesto ai miei collaboratori, andate a vedere, a ravanare un po' nei dati che abbiamo per scrivere qualche cosa sulla nutrizione nei centenari. Questi arrivano dopo qualche giorno dicendo: professore, ci dispiace, ma i centenari mangiano di tutto, la salsiccia la sera, fanno di tutto. E dico, vabbè, allora non scriveremo la review. Dico, però andate a vedere un po' meglio, cioè che porzioni mangiavano e quando mangiavano. E allora questi qua sono andati e il risultato è questo qua. Allora, voi sapete che esiste la restrizione calorica che sembra che aumenti la lunghezza della vita in parecchi tipi di animali. Allora, il risultato, insomma, per dirla in breve, era che questi qui i centenari sono maniaci
dell'ora in cui mangiano, sono di una regolarità mostruosa. E l'altra cosa che mangiano di tutto ma piccole porzioni. Però uno dice, ma cosa facevano prima? Allora abbiamo chiesto ai familiari e sembra che questa era un qualche cosa che loro avevano, hanno perseguito per tanti anni. Quindi l'idea di fondo, allora siamo andati a vedere, vediamo i parametri dei centenari e mettiamoli a confronto con le persone che si sono messe, gli umani che si sono messi volutamente a restrizione calorica. E vedete che tutti i parametri, dal metabolismo del glucosio, la pressione sanguigna, gli ormoni tiroidei, profilo lipidico, il metabolismo, eccetera, vanno nella stessa direzione. Quindi abbiamo concluso che i centenari sono delle calorie restricted like persons, cioè sono delle persone che si sono messe a restrizione calorica, diciamo di per sé, non volutamente. E questo la dice lunga da un punto di vista anche culturale. Io ho coordinato un grande progetto europeo da 9 milioni di euro e questo è uno dei lavori principali che abbiamo pubblicato, e in questo lavoro si dice appunto che la dieta mediterranea riduce la fragilità, migliora lo stato di salute e, come si vede in questo cartone, diminuisce lo stato infiammatorio. Vedete in verde diminuiscono molecole dello stato infiammatorio e aumenta parametri cognitivi. E non solo, ma poi siamo andati a misurare l'età biologica di queste persone e non solo riduce l'inflammaging, ma anche ringiovanisce gli orologi biologici. Quindi le persone da 65 a 79 anni che hanno partecipato allo studio, e sono tanti, erano 570 persone che hanno seguito la dieta mediterranea e 571 che hanno continuato a fare la propria dieta, quindi un numero non banale. E l'idea è, i dati suggeriscono che c'è un ringiovanimento biologico di 1 anno e mezzo. Seguita una dieta mediterranea per 1 anno, se uno la segue per tutta la vita, forse allora qual è il futuro? Il futuro, secondo me, è lo studio dell'invecchiamento nei giovani, perché nei vecchi le cose sono già avvenute. E abbiamo fatto un lavoro questa volta con i cinesi. Abbiamo preso 4.000 persone da 20 a 45 anni e gli abbiamo buttato sopra ciascuno 400 marcatori biochimici correlati al fegato, al pancreas, al sistema immunitario, eccetera. Poi abbiamo guardato la faccia, abbiamo guardato il microbiota intestinale, l'elettroencefalografia e così via. E queste sono le cose che abbiamo, i marcatori che abbiamo guardato in ciascuna persona. E guardate il risultato. Il risultato è che il nostro corpo è una sorta di mosaico di orologi, perché ogni organo e sistema ha una velocità di invecchiamento diversa. E quindi nel nostro corpo ci sono tanti orologi diversi e poi siamo andati a vedere attraverso questi dati in grandi database come questo della mortality nella US National Health and Nutrition Examination Survey oppure nello studio longitudinale dei centenari cinesi, e vedete qui, guardate la capacità predittiva, cioè quello che voi vedete nelle persone fra 20 e 45 anni consente, cioè ogni persona ha un organo o un sistema che è più vecchio degli altri. Se voi andate a vedere dopo 10-20 anni, c'è una grande probabilità che quella persona sviluppi una patologia in quell'organo che era più vecchio. Quindi è una capacità predittiva non banale. In questo caso sul fegato e sulla malattia non alcolic fatty liver. E quindi si possono costruire orologi biologici per i diversi organi e sistemi del nostro corpo. Questi organi e sistemi invecchiano con velocità diverse e la specificità di questi orologi predice largamente la malattia corrispondente tanti anni dopo. E poi c'è anche l'ultimo punto che non tocco perché è un po' complicato, c'è anche una componente genetica di queste architetture a livello di organo.
Dopo il nostro lavoro è stato pubblicato un lavoro molto importante su Nature che non cita il nostro lavoro precedente dei cinesi, in cui hanno fatto la proteomica di 11 organi e sistemi e in 5.000 persone, e hanno visto che nel 20% della popolazione mostra un'età biologica fortemente accelerata in un organo che conferisce un rischio di mortalità del 20-50%. Quindi quello che avevamo visto noi l'hanno riconfermato con la proteomica un anno dopo. E l'accelerazione del brain, che noi non avevamo studiato, predice largamente l'Alzheimer. E noi abbiamo dedicato una review su questo, quindi chi è presente, se vuole, può leggere questo. Quindi noi abbiamo degli orologi intraindividuali, quindi una variabilità dell'invecchiamento all'interno di ciascuna persona. Poi c'è una variabilità interindividuale e attraverso epigenetica, proteomica, trascrittomica possiamo arrivare a quelli che noi abbiamo chiamato ageotipi, cioè possiamo arrivare ad un approccio personalizzato alla terapia anti-aging, cioè noi possiamo sapere in una persona oggi qual è l'organo, quando è giovane e non è ancora ammalato, qual è l'organo che con grande probabilità svilupperà una patologia tanti anni dopo. La prospettiva è questa qua. Noi pensiamo che questo tipo di explainable artificial intelligence possa essere utilizzato largamente, debba essere utilizzato al posto della black box, e possiamo fare, come vedete, possiamo usare immagini, dati tabulari, time series e ovviamente possiamo avere una esplicabilità sia globale che locale. E possiamo quindi sviluppare degli approcci personalizzati per individuare l'invecchiamento individualizzato, cioè l'invecchiamento di ciascuna persona. Quindi uno dei messaggi di quello che sto dicendo è che ognuno invecchia a modo suo. Più si diventa vecchi, più si diventa individui. E quindi si può fare per il sistema nervoso, per il microbiota intestinale, oppure si può fare in maniera aggregata. Quindi, riassumendo, sono alla fine, l'inflammaging è un particolare aspetto della capacità del nostro corpo di adattamento, di rimodellarsi, può essere sia positivo, come per esempio forse nei centenari, oppure negativo legato alle patologie. E vorrei finire con questo lavoro che abbiamo scritto insieme, Antonio, sulla interleuchina 6, cioè perché è importante questo lavoro? Perché ci dice che una molecola fondamentale per l'inflammaging può essere sia positiva, nel caso del muscolo in questo caso, può essere sia positiva che negativa. Quindi è un gioco molto sottile, anche Alberto ha parlato di bilancia, quindi è molto difficile questo tipo di studi perché dobbiamo sempre bilanciare fra positivo e negativo. Positivo dal punto di vista evolutivo per la sopravvivenza, negativo nella seconda parte della vita perché non prevista dall'evoluzione, perché insorgono le patologie. E quindi l'altra idea è che il fenotipo vecchio è largamente reversibile, una parziale ringiovanimento è possibile, penso che sarà quello di cui ci parlerà Tom, con la dieta, l'attività fisica, la terapia senolytica, le trasfusioni di sangue. E questa è l'ultima diapositiva dove si illustra che c'è stato un allungamento progressivo della lunghezza della vita che culmina nei centenari, però sembra che ci sia un muro, cioè che oltre 120 anni nessuno è mai andato. Quindi sembra che questo sia veramente un limite. Ma noi umani possiamo passare il limite? La grande domanda. Allora, secondo me, con una terapia anti-inflammaging, con la terapia senolitica che uccide le cellule senescenti, è in fondo una terapia antinfiammatoria, perché le cellule senescenti producono enormità di quantità enormi di molecole infiammatorie. Quindi la terapia senolitica, che è fondamentalmente antinfiammatoria. Poi voi sapete che oggi si tende anche ad usare la CRISPR-Cas, oppure le trasfusioni di sangue giovane, penso che Tom ci dirà qualcosa,
Oppure si possono usare i fattori di Yamanaka, sono stati usati nei topi i fattori di Yamanaka, i fattori di trascrizione di Yamanaka, la metformina, l'anti-GLP1 che è una delle molecole fondamentali, io l'ho imparato da te, e quindi secondo me questo scenario apre una serie di opportunità non solo mediche, che pone anche dei grossi problemi sia dal punto di vista etico, filosofico e forse anche religioso, cioè stiamo toccando una cosa molto delicata. Niente, il concetto di inflammaging in questo paper è stato suggerito come un concetto importante nello sviluppo teorico di questa disciplina, di questo settore di ricerca, insieme a Leonard Eflich, che ha identificato la senescenza cellulare, a Roy Walford, che io ho conosciuto, che ha creato la parola immunosenescenza, e probabilmente il concetto di inflammaging forse può aiutare anche questo in questo sviluppo dell'immunologia dell'invecchiamento. Grazie per la vostra attenzione. Grazie Claudio di questo bellissimo viaggio nel mondo dell'invecchiamento. Abbiamo tempo per una domanda, poi laggiù vedo una mano alzata. Salve, buongiorno, sono la dottoressa Caruso, sono un gastroenterologo che lavora in procreazione assistita, quindi un po' un'anomalia. Mi trovo molto spesso a ricevere pazienti, a parte che c'è una prevalenza di alterazione del microbiota in questi pazienti infertili molto elevata, ma soprattutto che hanno un invecchiamento, chiamiamolo così, mi permetto la licenza, ovarico già dai 28, 29, 30 anni. Volevo un suo commento a tal proposito. Allora, io di ovaio non me ne intendo. Credo di aver avuto qualche cosa a che fare con l'ovaio di mia moglie, nel senso che abbiamo... No, scusi, non era una banalizzazione. No, guardi, secondo me l'ovaio è un organo interessantissimo, perché per quello che riguarda l'invecchiamento, per quanto mi ricordo dalle nozioni che ho studiato, perché appunto le donne producono uova per tutto il periodo fertile, però anche le uova vanno incontro a processi di invecchiamento che credo sarebbe interessantissimi studiare per poi le relazioni che hanno con i nascituri, quindi secondo me è un organo interessantissimo da guardare. La cosa interessante è che nessuno di quelli che ha studiato l'invecchiamento dei diversi organi, né noi con i cinesi né gli americani in questo grandissimo studio che ho mostrato, hanno studiato l'ovaio, quindi sarebbe estremamente interessante studiare l'ovaio. L'altra cosa che mi piacerebbe a me è sapere quanto un organo come l'ovaio, così importante per l'umanità, non solo per le donne, ma per tutti noi, è in relazione all'invecchiamento del microbiota intestinale, all'invecchiamento del sistema immunitario, quindi secondo me è un campo bellissimo. Ci si dedichi. Benissimo, grazie professore Franceschi. A questo punto andiamo avanti. Andiamo avanti nella nostra carrellata e inviterei la dottoressa Gabriella Minchiotti, che è direttrice di ricerca presso l'Istituto del CNR di Napoli di Genetica e Biofisica Buzzati Trasverso. Pregherei Gabriella in inglese questa volta di introdurre il prossimo speaker. Quindi prima di tutto ringrazio Domenico e l'IPSA per avermi coinvolto in questa giornata interessantissima. So I shift to English for Thomas, and it's really a great honor for me to introduce the next speaker, Professor Thomas Rando, who is Professor of Neurology, Molecular, Cellular and Developmental Biology at UCLA, and Director of the Broad Center of Regenerative Medicine and Stem Cell Research at UCLA. So just some highlights from his really outstanding CV. Professor Rando trained at Harvard, where he got his PhD. Then he completed his residency in neurology at UCSF, and subsequently he moved to Stanford, where he continued his training, and in Stanford he was also faculty member of the School of Medicine and Department of Neurology.
He was founder and director of the Glenn Center for the Biology of Aging and the founding deputy director of the Stanford Center for Longevity. Then in 2021, Thomas moved to UCLA, where he's actually working and is directing the Broad Center of Regenerative Medicine and Stem Cell Research. So his research, which I really follow since many years now, is mainly focuses on stem cell biology and on biology of aging and the interconnection between the two. And his particular interest focuses on the mechanisms that regulate cell fate and quiescence, and mainly is interested in the muscle stem cells, or in the stem cells of the skeletal muscles, and this is actually stem also from his long-lasting interest in the muscle disorders and in the dystrophy. So his pioneering studies on how the environment influence aging of the stem cells and how alteration or either modification of the environmental stimuli may delay or even revert aging of stem cells really contributing and gave fundamental results in this field. And I just want to mention among this study his pioneer studies on the heterochronic parabiosis, which is the ability, to connect the circulatory system of young and old animals, which lead to a kind of rejuvenation of the old animals. And he demonstrated that also this includes the restoration of the correct function of stem cells. And these studies really form the basis of the current approaches to what we call the epigenetic rejuvenation. And I think that Thomas will talk about that today. So just few of the numerous international awards that and recognition that he received: breakthroughs in gerontology from the American Federation for Aging Research, the Ellison Medical Foundation Senior Scholar Award in Aging. So it's really a great pleasure to have Thomas here. I stop here and give the floor to you. Thank you, Thomas. Well, thank you very much, Gabriella. I appreciate the introduction, and I appreciate your bearing with me as I speak in English and not in Italian, but it's been a very enjoyable morning. I speak a little Italian, so I've been able to follow today's talks. So I wanted to thank the organizers, of course, for inviting me to be here. It's a great honor, and the IPSA Foundation and Sylvia for sponsoring me. It's great to share the stage with these distinguished investigators. So let's see, today, I'll talk about aspects that Gabriella mentioned in terms of the work we've done, which is at the intersection between stem cell biology, which is really fundamentally what my lab works on, and the biology of aging, which is something we've gotten into over many years. And at the intersection of those two, I think are some very interesting biology. What I'll focus on today is the work we've done focusing on the role of exercise and how exercise can modulate the environment, both in the stem cells themselves as well as their niche, which relates to work that Professor Mantovani talked about in terms of the cancer stem cell niche, and I think it will relate obviously to Professor Franceschi's work on inflammation, which I'll come to a lot. So this is just a figure from a review I wrote with some colleagues recently, just highlighting the fact that really throughout the body, in most tissues, there are stem cells that are present that are important for homeostasis of tissue, just normal maintenance, but also repair in response to injury. And yet, of course, there are notable tissues that don't regenerate at all, like the heart, or at least very, very little, and most of the brain, most of the spinal cord. But we're very interested in the diversity of stem cells across the body and how the different stem cells respond to different types of injury, and in particular, how they change with age. We think of the aging of tissues in many ways as a decline in homeostasis, and certainly a decline in regeneration, and I'll talk about that today. So as Gabriella mentioned, we work primarily in skeletal muscle. We're interested in the biology of skeletal muscle, and we have focused over many years on the regeneration of the tissue, which I'll describe. But more recently, as we've gotten into exercise, we've come back to study even more the normal function of muscle,
not only for physical activity, but also as an endocrine organ. So this is just an image of skeletal muscle regeneration. So it's known to regenerate very well. So on the left, you see normal skeletal muscle. Each of these small structures is an individual so-called myofiber, which are the cells that actually allow you to move. There's some of the true few syncytia in the body, so one cytoplasm and thousands of nuclei. But in response to an injury, as shown here, this is a toxic injury that breaks down those fibers, the tissue degenerates, and then over the course of the next few weeks, the tissue regenerates, essentially recapitulating what we see during development. And I'll talk about what the cellular basis of that is. But really, after several weeks, that muscle can completely regenerate back to the original structure. And the cell that's responsible for that regenerative potential is illustrated here, the muscle stem cell, also called the satellite cell. So this is the tiny little cell that's stained with an antibody for a protein called PAX7, which stains all muscle stem cells. And this tiny little cell is sitting outside of this muscle fiber shown here, but very, very close to it. So each of these is a muscle fiber, and you can see these stem cells are very rare. They exist in a dormant state in the muscle, very rarely, and yet in response to the type of injury that I showed, these cells, they activate out of this quiescent state, they proliferate enormously, they differentiate, and they make new muscle. So again, very much recapitulating development. So many years ago, we were studying this process and what controls it and cell fate, and we began to ask the question, what is it that happens when we age? And we know that as we age, our tissues, in response to injury, regenerate less efficiently and less quickly. So a skin wound will heal more slowly, a bone fracture will heal more slowly and often incompletely. And so we started to ask the question of whether we could understand this decline in regenerative potential with age by understanding how stem cells age. So this is just an illustration of this declining regenerative potential in muscle. So as I mentioned, in a young, these are in mice, in a young, but this is also true in humans, animal, you see very good regeneration, and you can keep injuring this muscle sequentially. It will continue to regenerate. Whereas in an old mouse, and this is equivalent to, say, an 85-year-old human, even after a single injury, you start to see areas which are shown in white here, which is unrepaired tissue and the beginning of fibrosis, basically the beginning of scar formation in the tissue. And you see that pretty much in every tissue in older people as they injure and regenerate. You see scarring and deposition of extracellular matrix. And this is after a second injury, and you see that recovery is even more incomplete and more delayed. So is it possible to restore, and this is kind of our driving question, to restore youthful function to old cells and tissues? In this case, old muscle stem cells. And some of our interest in this really came from a very small paper, and sometimes it's the small papers that go largely unnoticed if you dig in. There are kind of gems in there. And this is a paper that was written many years ago by actually our colleagues Bruce Carlson and John Faulkner at the University of Michigan. And what they did was something fairly simple. These were in rats, and what they did is they removed one muscle of the rat, and they transplanted a muscle from a different rat into that area. In that case, the muscle that's transplanted degenerates and then regenerates. And so that had been known for a long time. And you could get a muscle to regenerate after transplantation. But they asked the question, what we call a heterochronic question. What happens if you transplant an old muscle into a young animal or a young muscle into an old animal? And what they found, I think, is really quite profound. So a young host, that's the animal that receives the muscle, and the young donor, you get very good regeneration. If you take an old host and you transplant an old muscle, just like in the old tissue that I showed, you see very poor regeneration with all this scarring. But what was surprising is when they did this heterochronic transplant, if they transplanted a young animal into an old host, an old animal into a young host, they got very good regeneration. So this is an old muscle, but it's now regenerating in a young environment, and it regenerates very, very well. And conversely, if they took a young donor, they took a young muscle, and they put it into an old animal, it regenerated very, very poorly, with, again, a lot of scarring. So this really said that it isn't so much the age of the donor as the age of the host. And so that means that there's something in the environment of that host that is remarkably influencing the ability
of the stem cells that are transplanted to make new muscle. So this, again, this had a profound influence on us because it made us start thinking about this idea of the environment and the influences on the stem cell niche coming from the local environment or the systemic environment. So we asked this question, is how could we study this? You know, that heterochromic transplantation was one way, but could we get more deeply into this understanding of what is changing in the environment of the stem cell with age? And we turned to this technique that Gabriella mentioned called parabiosis. So this is a technique whereby two animals are surgically connected, and the skin is open, they're surgically connected, and then over the course of a few weeks, they develop vascular connections between them spontaneously. We're not doing the vascular surgery. They just develop spontaneous anastomoses between one animal and the other. So over the course of a few weeks, they develop a single shared circulatory system. So they're essentially like conjoined twins. And what one can do is, using this technique, you can then pair two animals that are somehow physiologically different and ask, how does the circulating environment of this animal affect this animal and vice versa? So this technique is not, we did not originate this. This has been around since the mid-19th century. And it appears in the scientific literature every few decades and has been really critically important for some seminal discoveries in endocrinology, in immunology. So a lot of factors that are related to the blood have been discovered using this technique. Well, what we did is we applied this to aging. And we weren't the first to do this, but we really focused on looking at cell and tissue aging. So what we did is, we connected a young animal to an old animal, so-called heterochronic parabiosis, and we allowed the animals to stay connected for a few weeks, or a few months actually, and then we would investigate the biology of the tissues of the young animal or the old animal. And so these are the controls, so isochronic pairs, young connected to young, or old connected to old. But of course, the interesting pairs are the heterochronic pairs, the young animal connected to the old animal. So we would leave them connected, and then initially our first experiments were to then injure the muscles of either the young mouse or the old mouse, either in the controls or in the experimental, and ask how well does that muscle regenerate. And what we found is, in the isochronic pairs, the young muscle regenerated very well, not surprisingly, and the old to old, we see a lot of scarring in this tissue. But in these heterochronic pairs, if we looked at the old muscle, now from an old animal, this is a 2-year-old mouse, the muscle regenerated really just as well as a young animal. So again, suggesting that there's something coming from the young animal that is in the blood, that is circulating, that is influencing the ability of the stem cells in the old animal to regenerate, and they regenerate just as well as the young. Now, what I'm not showing here is that the young animal is influenced negatively by the old animal. So there are circulating factors that are going between the two that are, in a sense, pro-regenerative from the young and anti-regenerative from the old. So this is work done by two postdocs in the lab in the early 2000s, Irina Conboy, Andrew Brack, who now have their own laboratories. And they were doing sort of different approaches. So Irina was looking at the signaling of stem cells and what makes them work very well in young animals and not very well in old animals. And this is just a figure looking at the so-called notch signaling pathway, which she had shown is very high in young, very low in old, but in these heterochronic pairs, it's sort of intermediate between the two. So it's as if the young animals are getting older and the old animals are getting younger in terms of this phenotype. So Andrew was looking at something different. Andrew was looking at something he had shown was, with age, these muscle stem cells lose their propensity to make muscle, at least at some low level, and they gain an ability to make sort of fibrogenic cells, which are cells that contribute to fibrosis. So that's a negative transition with age. And what Andrew found is this we call fibrogenic differentiation is very low in young, very high in old, but in these heterochronic parabiotic mice, again, they're intermediate. The young seem to get older and the old seem to get younger. So we showed this initially in muscle and liver. A few years later, we looked at this in brain. And then over the last 10 or so years, this has been repeated in many, many organ systems using heterochronic parabiosis, showing that the influence of young blood can really promote regeneration or youthful phenotypes in a whole variety of different organs and tissues. So, is this rejuvenation? And this is a word we use carefully, because what we're showing is that the old cells and tissues, they adopt a youthful phenotype.
They adopt youthful molecular structures and youthful functions, but I think this is still a question in the field to me that we really don't have a molecular definition of cellular age and what that is. I mean, Dr. Franceschi mentioned these epigenetic clocks, and they're leading us, I think, to this idea of can we understand biologically what drives cellular age, but until we know that, we kind of have to use this idea of rejuvenation carefully. But certainly, this kind of young environment seems to restore youthful functions to old cells and tissues. So parabiosis is a very interesting experimental approach, but of course can't be applied to people. And so we've over the past few years really focused on other ways potentially to recapitulate what this parabiotic paradigm does. And really, are there physiologic, or we've also looked at diet and obviously looked at drugs, but here I'll talk about physiologic interventions that can restore youthful regenerative potential to aged tissues. So I'm a distance runner, so I like to think that this equation is true, which says for every hour you run, you add 7 hours to your life. So if that's true, it's kind of a escape velocity. You just keep running, you keep living longer. It doesn't feel true, but there's no doubt that running and physical activity have enormous benefits to prevention and delaying age-related diseases and maintaining health. And that's really what we're looking at. Is, can we look at physical activity in different forms in experimental animals and ask what effect is that having on the aging process and age-related phenotypes? So our first question was, again, in this very same area, does exercise rejuvenate aged muscle regeneration? And so what we've used for exercise, a couple of different paradigms. What I'll talk about today is voluntary wheel running. So just the mice are given a wheel, they love to run, they run kilometers every night, they get on the wheel and they run. And then we give the controls, we give them a locked wheel cage. They have the same wheel, but it doesn't allow them to run. And so this is work that was done by a former MD PhD student in the lab, Jamie Brett, and a former postdoc, Marina Arjona. And basically they were looking at just an index of regeneration. I won't go into the details, but it's high and young and it goes down with age. That's the decline in regenerative potential that I mentioned. What's interesting is that they allowed the young animals to run. There was really no change in this regenerative index. They regenerated just as well as without the exercise. But the old animals showed a marked improvement in their regenerative response. So something about, and this is 3 weeks of running, run them for 3 weeks, injure the muscle, that really enhanced the ability of the old stem cells to regenerate the tissue. So we did a lot of experiments, and I'll go into just a little bit of detail here, but one of the things we looked at is we took the muscle from the old animals that had run compared to the old animals that had not run, and we just asked, what are the genes that are most highly expressed in response to running? And to our surprise, the gene that popped up the highest was a gene called cyclin D1. This was a surprise for many reasons. Number one, this is a gene that's very involved in cells that are proliferating, cell cycle, whereas the cells we're studying, at least before the injury, are quiescent. And so that was interesting. But it was also, we found that this is a gene, and we're looking at the protein level, that's high in young stem cells, goes down with age, and then again is induced with exercise. So this is an interesting pattern in non-dividing cells to have high levels of this in the young, low in the old, and then induced again with exercise. So it turns out, we found out that cyclin D1 has a lot of functions outside the cell cycle. And one of the things that has been well reported is that cyclin D1 can act to suppress gene expression. So if that's right, when it's high and young, it's suppressing, we think, our negative genes that are impairing muscle regeneration. And as cyclin D1 declines with age, these negative genes come up. And these negative genes are what's responsible for suppressing the regenerative response. So we looked at the control of these genes, and this is just a complicated figure in which we looked at genes that change in response to age, genes that change in response to exercise, and genes that respond in response to deleting cyclin D1 in the tissue. And it turns out that the control systems are very, very few. So there's the so-called NF-kappa B system and REL-A shown here, and the TGF-beta SMAD3 pathway that's shown here. And what I'll talk about today is the TGF-beta pathway, because that's turned out to be very interesting in this context. So what we looked at are, when cyclin D1 is high, what genes are low, and when cyclin D1 is low, what genes are high. And the gene that is most highly anti-correlated with cyclin D1 is TGF-beta, and in terms of transcription factors, it's transcription factor SMAD3.
So this really says that there really is this kind of seesaw. When cyclin D1 is high, TGF-beta signaling is low, and the opposite happens. So we did a simple experiment. We took animals, we gave them an inhibitor of TGF-beta signaling, and we looked at an index of muscle stem cell activity. It's very high in the young, goes down with age, and when we inhibit TGF-beta signaling, the old stem cells now behave more like young stem cells. So we looked at this further by looking actually at the role of cyclin D1. So we made mice in which cyclin D1 is reduced genetically, so they're heterozygous, and so here's the wild type level, and here's the activation of stem cells in these heterozygotes. If we take these cyclin D1 mutants, we inhibit TGF-beta signaling, we can basically restore normal function to these cells in which cyclin D1 has been reduced. So the cyclin D1 reduction is sort of a model of what happens with aging. And so it really seems as if the TGF-beta signaling pathway is the negative regulator that's being controlled by cyclin D1. So we did one further experiment that I'll mention, and that is, if cyclin D1 is really that important, what would happen if we aged a mouse and then turned on cyclin D1 in these old stem cells? So this is an experiment that took about 4 years to do. So we made a mouse in which we could conditionally express cyclin D1 just in muscle stem cells, giving a drug called doxycycline, and we turn that on. This is just a control where we're turning on a reporter protein, GFP. You see at low power, all the stem cells express the protein. Here's it at high power. But if instead we express cyclin D1, what we found, if we look at this index of stem cell activation, it's high in young, it goes down with age, but if we turn on cyclin D1 just in these cells for 1 week in an old animal, it restores youthful function to these old stem cells. So this is just kind of our graphical abstract of this work. So in a young animal, again, I mentioned cyclin D1 is high and is suppressing this TGF-beta signaling pathway, this negative pathway. And that allows for normal muscle regeneration. With age, cyclin D1 goes down. That de-represses this TGF-beta pathway, which comes up. It impairs the activation of these stem cells and impairs muscle regeneration. And somehow we don't yet understand this. With exercise, even in an old animal, cyclin D1 is induced and restoring normal function to these cells. So one other interesting thing from this paper, it's kind of buried in the supplement, but I think it's an important, I wish we had paid more attention to this. So if we actually took an old animal that we exercised, we took its blood, and we gave it to a non-exercised old animal, we could basically recapitulate the effect of exercise. So that suggests that at least some, if not a lot, of the benefit of exercise is present as circulating factors in the blood. That if you get transfusions of blood from someone who's exercised, you could potentially get the benefits of exercise. So that was just very suggestive. And then a couple of years later, we published this paper with our colleague Tony Weiss-Corey looking at the effect of exercise blood, taking the blood from an exercised animal, give it to a non-exercised animal, and seeing the benefits of exercise on the brain. And this has been known for decades that one of the strongest stimulators of new neuron formation, neurogenesis, is exercise. And this again says that potentially a lot of that benefit comes from circulating factors in the blood. So we're obviously looking for factors that change with age that are regulating some of these, but I just want to finish by talking about 2 questions that these have raised that we're working on. So does exercise alter the stem cell niche? Because the niche is really what's controlling how these stem cells function. And then secondly, what are the molecular mediators that restore these youthful properties? Can we begin to understand what's introduced into the blood in response to exercise that's having these beneficial effects? So this is a project that was carried out by a senior scientist in the lab, Ling Lu, and this is one of these single-cell studies. We did single-cell RNA-seq on 3 different stem cell compartments, the brain, the blood in the bone marrow, and the muscle. And we did other studies looking at proteins in the blood, and I'll come back to this at the end. But basically we said, in response to exercise, what happens to the niche of these stem cells, both in young and old animals? So this is the single-cell study. We did it basically 500,000 cells, and these are all the cells from all the tissues and all the animals in a UMAP. And what turns out to be interesting is that as we analyze these experiments and these results, is that we keep getting directed toward the immune system. So the cells that have the most dramatic changes in the stem cell niche are actually macrophages and monocytes. So referring back to, again, 2 of the first talks you heard this morning. And if we look at genes that are changed with age and restored with exercise, by far
the monocytes in the blood are most affected. And in the bone marrow, even though it's a lower effect, you see that it's true, again, monocytes compared to other tissues. So there really seems to be exercise acting on the immune system, at least in part, to change the gene expression in immune cells, but also to change what cells are there. So if we look at pathways in inflammation that are changed in skeletal muscle, again, it's the monocytes that show the most consistent changes. And if we look at basically in the hematopoietic system, again, it's the monocytes that show the most consistent changes of a change with age and a response to exercise. So this is just a complex signaling pathway, but basically we're looking at how does macrophages and monocytes talk to other cells in the muscle. These are other mononucleated cells in the muscle. And these are some of the pathways that they use to talk to each other. There's a complexity in the young, gets much less complex in the old, but then in response to exercise, the old again look more youthful. So it seems as if exercise is restoring youthful communication between monocytes and macrophages and other mononucleated cells in the blood. And if we look at actually the monocytes and macrophages from all the tissues, we see young and old here, and then in response to exercise, there's one population in particular, they're called CD206 positive, and this relates to the M2 macrophages that have been mentioned before. And they're one of the main populations that actually go down with age and up with exercise, that pattern that we keep seeing. So we're focusing on specific monocyte macrophage populations that might be highly responsive to exercise, maybe driving aging, and maybe responding in a way to restore youthfulness to the stem cell niche. So our results have really been driving us to think about inflammation and immune modulation as the main response to exercise across these tissues. So let me just finish by one more experiment, and that is, what are the molecular mediators? Can we begin to understand what is secreted into the blood that might restore youthful function to old cells and tissues? So this is, again, a cross-section of skeletal muscle, and these are all these muscle fibers. And one of the things I want to mention is that when we do single-cell sequencing, single-cell RNA-seq of a tissue like muscle, the first thing we do is we get rid of all these muscle fibers. So really, it's only looking at the mononucleated cells, like the satellite cells, the endothelial cells, the mesenchymal stem cells. But all of this tissue is not present, is not even represented in all that single-cell RNA-seq. So that's missing a lot of what's going on in the muscle. So, and that's important because muscle, not only, as I said, is not only a tissue for movement, but it's an endocrine tissue. And there are all of these factors that are secreted by muscle that are induced by physical activity that have these beneficial effects in terms of metabolism, bone formation, anti-inflammation, that are called myokines. And they have a huge impact on decreasing the risk of chronic disease and premature mortality. So muscle is a very important endocrine organ in thinking of how we age and what's in the blood. So what Ling did is, in addition to doing all these single-cell RNA-seq, she took the muscle fibers alone, only the muscle fibers, and she did sequencing and asked what genes are changed in the muscle fibers themselves with age and with response to exercise. And what she found is that there's a whole group of genes that go up with age and a whole group of genes that go down with age. And then there are some that have a dramatic response to exercise, which is shown in this column. And the one gene that showed the greatest decrease with age and the greatest increase with exercise is this gene for this protein osteopontin. And so what Ling looked at was, okay, how high is osteopontin expressed? And it's expressed in young with or without exercise. With age, that osteopontin levels go down, and it's doubled in response to exercise. So this seemed to be a kind of a key, at least one of the key proteins that is a myokine secreted by muscle, response to exercise, that might mediate these age-related changes. So the final experiment I'll show, she did an experiment where she blocked the ability of this protein to have any effect by giving an antibody to it during muscle regeneration. So here's muscle regeneration in an old animal, intermediate stage of regeneration. You see much improved regeneration when animals exercise, but if they exercise, once she's given them an antibody to this one protein, osteopontin, she can completely block this ability of exercise to enhance the function. So these are exactly the kinds of things that we're looking for, that proteins that are secreted from the muscle that are mediating these effects, and if we block them, which aspects of the beneficial effects of exercise are blocked by these myokines. So
lots of these myokines have effects in fat, in liver, in pancreas, and bone, and we're looking at, again, across tissues to look at what myokines are secreted and what myokines are having these beneficial effects. So as the immune system, we're focusing on in terms of the cellular niche of the environment, it's these myokines that we're focusing on in terms of this rejuvenative effect and response to exercise. Okay, so is this really rejuvenation? This is the famous painting of the Fountain of Youth by Lucas Grenache the Elder. And really, can we rejuvenate tissues? And can we maintain rejuvenation? How long does it last? There are a lot of questions that we're interested in, but I think that what we are really excited about is that we can at least transiently restore youthful properties to old stem cells. And I think that is a much more direct application to humans because, for example, a skin wound that doesn't heal or a bone fracture that doesn't heal, can we temporally and spatially restrict treatment to restore that tissue back to normal, not giving sort of a chronic treatment that was almost certain to have untoward effects, but really looking at the regenerative response as a low-hanging fruit, as a way of saying we can rejuvenate cells and tissues, repair a wound, and then restore youthful function to that injured tissue. So that's the way we think of this, but of course we're thinking also more chronically, are there ways to restore or to maintain youthful function across the lifespan? So with that, I'll stop. I've mentioned people who have done this work, and of course want to acknowledge the funders who have supported our work in stem cell biology as well as aging biology over time. So I'll be happy to take any questions. Thank you. Ok, allora abbiamo tempo per un paio di domande. Perfetto. Good morning. We talk about rejuvenation using stem cells as possible solution to regenerate cellular tissues damaged by aging. Do you also consider this a solution to neurodegenerative disease like Parkinson? So I think that the difference is when we're looking at rejuvenation of cells, whether it's stem cells or other cells, we're not reversing pathology, at least that we know of. So, we're kind of resetting the metabolism and homeostasis of the otherwise healthy but older tissue. I think the question you ask is a much higher bar. So if you have already the onset of a disease, especially with loss of cells like in Parkinson's disease, or inclusions, like in Parkinson's and like in Alzheimer's disease, can that be reversed by these interventions? I think we have to test that to find out. I think that'll be much more difficult than just restoring youthful function to a cell that's older but not diseased. Qui, Professore Franceschi. Thank you so much, Professor Thomas. It was a great insight and wonderful to know about this approach in the field of stem cell aging. I want to know about this technique of heterochronic parabiosis, that it can also be applicable in improving the health of the large organs like muscles, health of the cardio, muscles and brain and kidney, and to what extent it is applicable, and does it also have some limitations? So again, others have extended this to other tissues beyond the ones that we've studied and shown that it can be beneficial not only to a regenerative response, but even to restoring youthful function as in the heart. So there it's not restoring regeneration or improving regeneration, but it's improving the function of the heart in experimental animals. Are there limitations? So there are certainly limitations in terms of applicability, because again, it's a very, limited to experimental animals. I think the questions are, so this has been extended beyond the parabiosis technique to actually taking blood from young animals and giving it as serial transfusions. And I think as we begin to do those kinds of experiments more and more, understand what it is that parabiosis is actually doing, I think we can move away from this complex paradigm of connecting animals to just administering either agonists or antagonists in the pathways that are being regulated. I mean, the limitations are, it's obviously a very complex physiological state,
And so we need to reduce that, which is what we're trying to do, in order to understand the benefits of the technique and not just rely on the phenomenology. So I think Thank you so much. We have time for just last question, and then we move for the coffee break. Towards other tissues and organs. So you can predict that the rejuvenation of the muscle imply also the rejuvenation of other organs and systems of the body. Yeah, I mean, I think it's related to what you talked about. This is how we think of this. It's that the cells, the tissues are all communicating with one another. And if there's a tissue that's aging more quickly, it affects all the other tissues in the body. And I think we see this over and over. So I think we're seeing the same thing in reverse. I think if you can restore youthfulness to one or more tissues, there will be a delay in the process in other tissues. And that's exactly what we see. So, we think of this really as a hormonal communication that is aging. And again, there's certainly a lot related to the immune system, but a lot of these are also the chemokines, cytokines, myokines that are telling each other what's happening. I think the tissues are all sensing each other in this context of the aging process, or in this case, the slowing of the aging process. Allora, grazie, continuiamo la discussione dopo. Allora, grazie davvero ai relatori di questa prima sessione. E quindi chiedo ad Andrea di presentare il prossimo speaker. Grazie, è un grande onore per me introdurre Maria Rescigno. La professoressa Rescigno è una professore ordinario e vice rettore per la ricerca presso l'Università Humanitas, nonché vice direttrice scientifica e responsabile di gruppo presso l'ospedale di ricerca Humanitas a Milano, dove coordina attualmente il programma di immunologia e il laboratorio di immunologia mucosale e del microbiota. Alcuni cenni biografici: Maria si è lavorata, a parte è napoletana, quindi sebbene si è trasferita a Milano poi all'età di 14 anni, quindi si è laureata in biologia presso l'Università di Milano e ha conseguito il dottorato in farmacologia e in tossicologia. Ha lavorato presso l'Università di Cambridge. Dal 2001 al 2017 è stata direttrice dell'unità di biologia delle cellule dendritiche e di immunoterapia presso l'Istituto Europeo d'Oncologia. E da un punto di vista di importanza nel settore scientifico è stata la prima a dimostrare che le cellule dendritiche partecipano attivamente nell'uptake batterico nell'intestino, e, molto importante, a dimostrare l'esistenza di una barriera vascolare intestinale che assomiglia a quella barriera che tutti conosciamo, che è ematoencefalica. Quindi autrice di molte pubblicazioni, più di 160, su riviste prestigiose. È stata insignita da numerosi riconoscimenti, membro dell'EMBO, ha vinto più di 3 ERC Grant e una nota molto importante, è anche fondatrice di una start-up che si chiama Postbiotica. Io per esempio uso i prodotti della dottoressa Rescigno, che sta avendo molto successo. E quindi, dicendo tutto questo, invito sul palco Maria. Il titolo del seminario è The Microbiota and the Leaky Gut During Aging. Maria. Grazie tante Andrea, e grazie IBSA per avermi invitato qui oggi. Sono molto contenta e oggi vi parlerò del microbiota. A dire la verità, non avevo letto che nel titolo c'era anche cancro, e quindi mi sono concentrata un po' più su aging, però vabbè, noi facciamo tanto lavoro anche sul cancro. Sì, questa è la mia disclosure. Allora, il microbiota intestinale, in realtà il microbiota è presente su tutte le superfici esposte all'ambiente esterno, per cui anche nell'intestino, dove tra l'altro è di gran lunga più rappresentativo, perché abbiamo circa 1,5 kg di microrganismi nel nostro organismo, che superano di quasi 2 volte il numero delle cellule umane. Quindi siamo fatti più di cellule microbiche che di cellule umane. E questo aumenta di circa 100 volte il nostro genoma, per cui moltissime funzioni che vedete qua
non sono funzioni nel nostro organismo, ma sono funzioni associate al nostro microbiota. Infatti il microbiota è importante per la digestione dei cibi. Se noi non avessimo il microbiota dovremmo mangiare circa il 30% in più per avere la stessa energia dal cibo. È importante per la maturazione del sistema immunitario. Se noi non abbiamo il microbiota, ci sono alcuni topolini che vengono tenuti completamente sterili e che hanno un sistema immunitario che non è sviluppato come nei topi che sono invece che hanno un microbiota. E questo perché il microbiota funge un po' da palestra per insegnarci che esistono dei microrganismi dai quali ci dobbiamo difendere, e quindi è importante proprio per lo sviluppo del sistema immunitario. È importante per la difesa contro i patogeni perché rilascia tutta una serie di antibiotici naturali. È importante per l'efficacia dei trattamenti. Si è visto tantissimo nella terapia antitumorale che pazienti che rispondono all'immunoterapia hanno una composizione del microbiota particolare ed è possibile ora attraverso la dieta modulare il microbiota per aumentare la risposta all'immunoterapia. E poi è importante anche per la produzione delle vitamine. Molte vitamine del gruppo B, ad esempio, noi le traiamo proprio dal nostro microbiota. Volevo un po' parlarvi di dove sta il microbiota, perché se da una parte noi vogliamo, per tutte le funzioni che vi ho detto, mantenere il microbiota, d'altra parte vogliamo anche difenderci dal microbiota stesso, perché potrebbe indurre infiammazione. Per cui se noi guardiamo come è fatto l'intestino, il microbiota è presente soprattutto nella parte terminale dell'ileo e nel colon. Questo perché quando il bolo alimentare passa e viene digerito prima dalla saliva, poi nello stomaco, poi continua la digestione nell'intestino. E tutta la prima parte dell'intestino, quindi il duodeno, il digiuno e la prima parte dell'ileo, digeriamo il cibo con i nostri enzimi. Poi mano a mano che ci spostiamo invece verso il colon, quello che non è stato precedentemente digerito viene digerito dal nostro microbiota. Infatti le fibre che noi non siamo in grado di digerire, una buona parte di queste fibre viene digerita dal nostro microbiota e continua a produrre energia, ma anche una serie di sostanze per noi fondamentali che sono importanti per il nostro benessere. Allora, come vi dicevo, da una parte vogliamo conservare il microbiota e dall'altra vogliamo difenderci dal microbiota. Quindi se il microbiota fosse presente nel lume dell'intestino, quando passa anche il bolo alimentare, verrebbe continuamente lavato via dai movimenti peristaltici, perché nel momento in cui il cibo passa andrebbe via anche il microbiota e dovremmo in continuo reintrodurre il microbiota. Allora il microbiota cosa fa? Si ancora alle pareti dell'intestino e in particolare a una parte della parete che si chiama muco intestinale, che è formato da due strati. Uno strato più esterno, che è quello dove il microbiota, mi piace pensare che spiaggi, quindi si attacca, e qui le maglie del muco, in rosso vedete le maglie delle mucine che si chiama mucina 2, in verde sono i batteri, vedete che questi batteri proprio si ancorano lì e non vengono eliminati con i movimenti peristaltici. Però come vi ho detto dobbiamo anche difenderci e per difenderci abbiamo, il muco ha una dimensione molto più, le maglie del muco sono molto più strette, vedete qui si forma un vero e proprio barriera, diciamo, che i batteri cercano di penetrare ma poi non riescono perché le maglie sono molto strette. In aggiunta, le cellule epiteliali che sono invece qua sono quelle che rilasciano i cosiddetti antimicrobial peptides, dei peptidi antimicrobici, che rendono questa zona completamente sterile. Quindi abbiamo un blocco fisico dato da questo muco molto a maglie strette e poi invece chimico dovuto alla presenza di antimicrobial peptides. In questo modo noi manteniamo il microbiota nella parte più esterna del muco, ma ci difendiamo dal microbiota con la parte più interna per evitare che ci sia un'interazione tra cellula microbica e cellula umana, che è qua, l'epitelio, sono le prime cellule del nostro organismo, che se avvenisse questa interazione
si potrebbe creare infiammazione, perché i microrganismi, anche quelli più buoni, hanno sulla loro superficie una serie di molecole che si chiamano toll-like receptors ligand, che sono molecole che si possono legare sui recettori rispettivi sulle cellule epiteliali e indurre infiammazione. Questa separazione fisica impedisce che avvenga questa infiammazione. Dopodiché abbiamo un'ulteriore barriera che abbiamo descritto nel 2015 e che è la barriera vascolare intestinale. Questo perché nel momento in cui un batterio accidentalmente riuscisse a passare il muco o perché è in grado di degradarlo, la salmonella ad esempio è in grado di degradare il muco, raggiunge l'epitelio, a livello dell'epitelio abbiamo un'ulteriore barriera che è la barriera epiteliale e poi i batteri si ritroverebbero all'interno del nostro organismo. A questo punto, per evitare che questi batteri possano andare sistemici, significa che raggiungano il fegato e poi eventualmente altri distretti, incluso quello cerebrale, abbiamo un'ulteriore barriera che è una barriera vascolare. Questa barriera vascolare assomiglia tantissimo alla barriera ematoencefalica, perché le cellule endoteliali sono unite tra di loro dalle giunzioni serrate, le tight junctions, e poi sono presenti i periciti e le cellule enteriche della glia che sono l'equivalente degli astrociti nel cervello. In questo modo questa barriera vascolare impedisce che batteri che sono penetrati attraverso il muco e l'epitelio possano attraverso la vena porta raggiungere poi il fegato e quindi disseminare a tutto l'organismo. In questo modo noi evitiamo che si abbia un'infezione sistemica e i batteri vengono poi trasferiti attraverso invece i vasi linfatici che non hanno questa barriera ai linfonodi mesenterici e vengono poi eliminati. In questo modo noi evitiamo che i batteri possano andare in circolo e quindi dare un'infezione sistemica. Esistono però alcuni batteri, come la salmonella, ad esempio la salmonella enterica o la salmonella tifi, che sono in grado di rompere questa barriera e raggiungere il fegato e quindi disseminare. E quello però è un meccanismo patogeno della salmonella. Allora, perché vi ho raccontato tutto questo? Vi ho raccontato questo perché molte malattie sembra che abbiano origine proprio nell'intestino e questo è legato al fatto che se facciamo una dieta, che è una dieta disbiotica, come può essere una dieta ad alto contenuto di grassi animali accoppiata a zuccheri semplici, questa dieta cosa fa? Modula il microbiota intestinale, induce una disbiosi. Questa disbiosi provoca un'attenuazione di tutti i meccanismi di difesa, quindi dal muco intestinale all'epitelio e eventualmente anche all'endotelio, questa barriera vascolare che vi dicevo subito sotto all'epitelio. E quindi si rompono queste barriere, microrganismi o componenti batteriche come l'LPS possono attraverso la vena porta raggiungere il fegato e qui indurre infiammazione. E questo poi può essere responsabile dell'infiammazione del fegato che porta prima al fegato grasso e poi alla steatopatite non alcolica, la NASH. Quindi se noi abbiamo un difetto a carico del microbiota, una disbiosi, questa può generare tutta questa cascata di eventi che può portare poi alla steatosi epatica. E questo noi l'abbiamo dimostrato facendo degli studi nell'animale, perché sapevamo già che questa dieta ad alto contenuto di grassi, dalla letteratura, era in grado proprio di indurre la NASH. E quindi siamo andati a vedere cosa succedeva a livello intestinale, soprattutto alle 3 barriere. E quello che abbiamo visto è che la barriera vascolare, in una dieta di controllo, vedete questo marker, un marker di permeabilità, se è presente vuol dire che l'endotelio è diventato permeabile, vediamo che la dieta ad alto contenuto di grassi in una sola settimana nei maschi, ci mette un po' di più nelle femmine, questo potrebbe giustificare perché le femmine sono meno suscettibili alla NASH, mentre i maschi lo sono di più, soltanto in una settimana induce questa upregolazione del marker e quindi un aumento di permeabilità vascolare. Quindi una sola settimana di dieta, diciamo una dieta alla McDonald's, viene anche chiamata, in cui se voi mangiaste a pranzo e a cena un hamburger accoppiato però alla Coca-Cola, quindi zuccheri semplici, questo è l'effetto che avreste, cioè un aumento di permeabilità intestinale.
E questo provoca la traslocazione di batteri o prodotti batterici dall'intestino al fegato. Vedete che la dieta ad alto contenuto di grassi in una sola settimana determina questo passaggio di batteri, quindi questo cosiddetto intestino permeabile o gocciolante. E allora ci siamo chiesti se questo era effettivamente legato al microbiota, perché poteva essere che semplicemente i grassi sono in grado di passare e questo potrebbe essere responsabile. Allora cosa abbiamo fatto? Abbiamo dato ai topolini per una settimana una dieta di controllo o una dieta ad alto contenuto di grassi. Abbiamo preso il microbiota di questi topolini, quindi microbiota soltanto, e l'abbiamo trasferito in topolini che invece non ricevevano nessuna delle due diete, la dieta di controllo, ma una dieta regolare, una dieta classica che prende il topolino. E quello che abbiamo visto è che dopo una sola settimana, quindi esattamente allo stesso tempo che vedevamo quando davamo la dieta ad alto contenuto di grassi, aumenta proprio il marker di permeabilità. Quindi solo il microbiota è sufficiente per indurre lo stesso danno e l'aumento di permeabilità intestinale. E quindi poi abbiamo, per dimostrare che effettivamente questo era sufficiente, abbiamo generato un topolino in cui non permettevamo più la pregolazione di questo marker da un punto di vista genetico, ma solo nelle cellule endoteliali. E quello che abbiamo visto è che effettivamente quando noi diamo sempre la dieta ad alto contenuto di grassi, impediamo il passaggio di queste sostanze a livello sistemico, laddove non permettiamo più di aumentare la permeabilità vascolare. E poi se guardiamo il famoso fegato grasso, la dieta ad alto contenuto di grassi induce un alto contenuto di grassi, in rosso sono tutti i depositi di grasso che si vengono a identificare con una colorazione specifica. Quando noi impediamo invece l'aumento della permeabilità intestinale, vediamo che inibiamo anche lo sviluppo della steatosi epatica. Quindi la barriera vascolare è importante per controllare che effettivamente si abbia la steatosi epatica, e questo si verifica però in tempi più lunghi, dopo 16 settimane. E questo non è soltanto nel topo, perché se noi guardiamo pazienti con la NASH e guardiamo proprio l'espressione di questo marker negli intestini di questi pazienti, vediamo che anche nei pazienti con NASH c'è un'aumentata permeabilità vascolare nell'intestino. E questo ci ha permesso di dire che effettivamente una dieta disbiotica può portare a un'aumentata permeabilità intestinale, aumentata permeabilità anche vascolare, il passaggio di batteri o sostanze batteriche a livello sistemico e quindi poi l'induzione della NASH. Se noi blocchiamo l'aumentata permeabilità con questo modello genetico, impediamo anche lo sviluppo della NASH. Quindi la NASH, che è sempre stata considerata una malattia del fegato, in realtà può essere ricondotta a un problema intestinale legato proprio a una dieta disbiotica. Ok. Cosa succede invece durante l'infiammazione? Durante l'infiammazione, come nei pazienti con la colite ulcerosa o le malattie infiammatorie croniche dell'intestino, questa barriera di cui vi parlavo viene a essere elusa, perché anche qui si ha una disbiosi, si ha un'infiammazione, questo provoca un danno a livello del muco intestinale e questo permette ai batteri di penetrare. E quindi ci ritroviamo non soltanto in questa zona franca, ma anche all'interno proprio dell'intestino, di nuovamente una aumentata permeabilità intestinale. E quindi poi ci siamo chiesti appunto effettivamente anche nei pazienti con la colite ulcerosa cosa succedeva alla barriera vascolare. E anche qui abbiamo visto che aumentava l'espressione di questo marker nei pazienti rispetto alla popolazione sana, sia nella zona ulcerata che nella zona distale, quindi è un danno a carico di tutto il colon di questi pazienti. Allora, sapete che molti pazienti con le malattie infiammatorie croniche dell'intestino soffrono di ansia e di depressione, circa il 40% di questi pazienti. Si è sempre pensato che questo fosse legato alla difficoltà dei pazienti di convivere con una malattia così debilitante. Allora, noi ci siamo chiesti, visto che noi abbiamo nell'intestino una barriera vascolare che assomiglia alla barriera ematoencefalica,
È possibile che nel cervello, quando si ha un'infiammazione intestinale, la barriera del cervello viene a essere modificata e questo è responsabile dell'ansia e della depressione? Quindi che l'ansia e la depressione non siano in realtà una difficoltà del paziente di convivere con la malattia, ma siano una vera e propria manifestazione extraintestinale della malattia. E quindi, vista questa correlazione, abbiamo valutato se ci fosse una differenza di permeabilità che collegasse l'intestino al cervello, visto che nell'intestino aumenta proprio la permeabilità vascolare. E quindi siamo andati a guardare un modello animale di colite. Abbiamo dato la DSS, che induce proprio dei danni nel muco intestinale, quindi permette ai batteri di penetrare, e abbiamo visto che anche in questo modello animale, già al giorno 1, quindi un solo giorno dopo l'induzione dell'infiammazione, vediamo un aumento del famoso marker, quindi un aumento di permeabilità vascolare. E questo correla con il richiamo di cellule del sistema immunitario nell'intestino. Quindi qui vediamo un aumento dei monociti, dei neutrofili e dei macrofagi, un pochino più tardivo rispetto all'aumento della permeabilità vascolare, però legato probabilmente a un'infiammazione e infezione che si genera localmente. A questo punto, come vi ho detto, la domanda che avevamo è: cosa succede nell'asse intestino, fegato e cervello? E quindi siamo andati a guardare nel fegato e poi nel cervello e vediamo che anche nel fegato vediamo una variazione, un aumento di alcune delle popolazioni, non di tutte come nell'intestino, ma principalmente dei neutrofili e un trend anche dei monociti, ma non dei macrofagi, quindi già delle differenze tra i due organi. E poi nel cervello vediamo che anche nel cervello vediamo un aumento dei monociti, una drastica riduzione dei neutrofili, e questo per noi era abbastanza sconvolgente, e poi un aumento dei macrofagi. Quindi c'è una ripercussione del danno a livello intestinale dovuto all'infiammazione sia nel fegato che nel cervello. Al che siamo andati a guardare, ricordando questa ipotesi iniziale che aumentasse la permeabilità vascolare nel cervello, abbiamo fatto un esperimento in cui induciamo infiammazione nell'intestino, però solo per 3 giorni, poi eliminiamo lo stimolo infiammatorio, togliamo la DSS e andiamo a vedere cosa succede dopo altri 2 giorni in cui lo stimolo è stato tolto. Iniettiamo poi IV, quindi endovena, un colorante che ha una dimensione molto grossa, 70 kDalton. Questo colorante da solo non sarebbe in grado di entrare nel cervello. Dico non sarebbe perché la barriera ematoencefalica permette il passaggio di sostanze molto più piccole, di circa più di 10.000 volte più piccole, e basta, cioè esclude molecole più grandi. Quindi noi ci aspettavamo che questa molecola non entrasse assolutamente nel cervello. Quindi a giorni diversi e gruppi diversi di topi abbiamo iniettato questo colorante per via endovenosa e siamo andati a vedere come questo colorante raggiungeva il cervello. E per nostra completa sorpresa abbiamo visto che il colorante entrava nel cervello anche al tempo zero. Cioè il cervello in realtà non è vero che non permette il passaggio di sostanze grosse, ci deve essere una zona del cervello che lo permette, che probabilmente non è la barriera ematoencefalica perché non è in grado di farlo. Poi al giorno 1, quindi un giorno dopo l'infiammazione, vediamo un leggero aumento del colorante, più andiamo verso il rosso, più la quantità di colorante che entra è maggiore, ma poi per nostra completa sorpresa al giorno 3 vediamo una riduzione del colorante nel cervello, come se il cervello cercasse nel massimo dell'infiammazione di proteggersi e quindi di non permettere più a sostanze che possono essere anche pericolose e dannose di entrare nel cervello. E questo è transiente perché se noi diamo l'acqua dopo 2 giorni vediamo che si ristabilisce la condizione iniziale. Questo ci dice che la prima cosa è che il cervello in realtà comunica col resto dell'organismo anche attraverso molecole di grandi dimensioni. La seconda è che il cervello ha dei meccanismi di protezione quando c'è un'infiammazione in un altro distretto come nell'intestino. E quindi siamo andati a guardare dove entrava questo colorante, perché per noi, visto che la barriera ematoencefalica non poteva essere il passaggio, doveva essere da un'altra parte. Abbiamo visto che effettivamente il colorante entra a livello del plesso coroideo. Allora, il plesso coroideo.
Io non sapevo neanche cosa fosse il plesso coroideo e fortunatamente, grazie anche all'aiuto dei nostri neurobiologi dell'Humanitas, la Michela Matteoli e Simona Lodato, abbiamo visto che cos'era il plesso coroideo e siamo rimasti colpiti dal fatto che il plesso coroideo assomiglia tantissimo in maniera della struttura alla barriera intestinale. Vi ho detto che nell'intestino c'è il muco, l'epitelio e poi l'endotelio. L'ambiente esterno vede prima l'epitelio e poi l'endotelio. Nel cervello il plesso coroideo in realtà ha una struttura molto simile, ma al contrario, cioè c'è l'endotelio e poi c'è l'epitelio. A cosa serve il plesso coroideo? Serve a filtrare il sangue e trasformarlo nel liquido cerebrospinale, che poi si distribuisce a tutto il cervello. Allora noi ci siamo chiesti se effettivamente era questo, visto che era la regione dove avveniva questo passaggio di colorante, se succedeva qualcosa durante l'infiammazione proprio a livello del plesso coroideo. Questo qui è soltanto un video che vi fa vedere di nuovo questa struttura. Lateralmente vedete le cellule epiteliali e al centro vedete le cellule endoteliali. E siamo andati a guardare proprio quel famoso marker di aumentata permeabilità vascolare che è il PV1. E vediamo che effettivamente nel plesso coroideo il PV1 è già presente, quindi vuol dire che l'endotelio è fenestrato e lascia passare anche sostanze abbastanza grosse. E questo è il motivo per il quale quando noi iniettiamo un colorante, questo colorante entra perché passa attraverso l'endotelio e si vede che l'epitelio è abbastanza permissivo e lascia passare questo colorante. Ebbene, cosa succede durante l'infiammazione? Allora, nelle condizioni normali, se noi iniettiamo il colorante, questo qui passa e si ritrova poi nel cervello attraverso il liquido cerebrospinale. Durante le condizioni di infiammazione, ora vi faccio una storia breve, ma in realtà abbiamo fatto un sacco di esperimenti su questa cosa, quello che succede è che il famoso marker PV1 viene da un regolato e quindi l'endotelio diventa impermeabile. Quindi quando noi diamo il colorante non è più in grado di entrare e quindi non si distribuisce più al cervello. Cioè il cervello è come se si difendesse per non far passare sostanze indesiderate e chiude i ponti. E quindi questo ci ha permesso poi di andare a guardare cosa succede ai topolini. Allora a questo punto abbiamo ripreso quel modello che vi dicevo all'inizio in cui moduliamo le barriere, abbiamo modulato anche la barriera del plesso coroideo e siamo andati a guardare qual era il comportamento di questi topi. Visto che i pazienti con le malattie infiammatorie croniche soffrono di depressione, abbiamo chiesto cosa succede a questi topolini se noi chiudiamo la barriera del plesso. Allora noi l'abbiamo chiusa e abbiamo visto che i topolini tendono a stare più nella cameretta oscura, cioè se si mette un topolino e ha la possibilità di andare nella camera chiara o nella camera oscura, va più nella camera oscura, che significa che è in uno stato di depressione. E quindi i nostri topolini, in cui chiudiamo questa barriera del plesso e quindi non impediamo questo dialogo con il resto dell'organismo, vanno in depressione. E poi abbiamo visto anche se sono in grado di riconoscere dei nuovi oggetti, perché i topolini normalmente hanno una curiosità, quindi se in una stessa gabbia hanno due oggetti uguali, a un certo punto si sostituisce uno dei due oggetti, se ne mette uno nuovo, il topolino è curioso, tende ad andare verso l'oggetto nuovo. In realtà quello che abbiamo visto è che quando noi chiudiamo questa interazione, il topolino non è più in grado di riconoscere l'oggetto vecchio e quindi sta allo stesso tempo fra i due oggetti, quindi ha perso la memoria episodica. Quindi questo ci ha permesso di dire che noi abbiamo nell'intestino una barriera, che è una barriera vascolare, che controlla quello che entra nella circolazione, come se voi aveste un portone del palazzo che controlla quello che entra e quello che esce. Quando il portone è chiuso, il cervello, che è un appartamento, la porticina, può restare aperta perché sappiamo che non ci sono invasori, non ci sono ladri nel palazzo e quindi il cervello dialoga con il resto dell'organismo. Quando invece la barriera vascolare intestinale viene compromessa dal stato infiammatorio, allora passano anche LPS e batteri, quindi sostanze indesiderate, come se entrassero dei ladri, e quindi il cervello per proteggersi si chiude e chiudendosi il topolino è andato in ansia, in depressione, quindi l'ansia e la depressione è come se fosse un prezzo che dobbiamo pagare per evitare che il cervello abbia un ulteriore danno che potrebbe essere quello legato all'infiammazione.
Cosa succede durante l'aging? Finalmente ci siamo arrivati. Durante l'aging siamo andati a guardare, vabbè, i topolini aumentano di peso perché sebbene noi diamo una dieta che noi chiamiamo regolare, comunque una dieta che fa ingrassare. E il topolino che mano a mano che prende questa dieta aumenta il livello di glucosio nel sangue periferico e questo correla con un aumento anche di insulina, come se andasse un po' in insulinoresistenza. Quindi anche dando una dieta regolare il topolino ha questo aumento di glucosio, aumento di insulina. Se poi noi andiamo a guardare la barriera intestinale e diamo un colorante che in genere non è in grado di passare proprio perché abbiamo questa barriera vascolare che non permette al colorante di passare, vediamo che questo colorante con l'invecchiamento passa, quindi aumenta la permeabilità intestinale. Quindi nel corso dell'invecchiamento questi meccanismi di difesa che abbiamo vengono a essere elusi. E questo porta a un aumento di sostanze indesiderate che vanno in circolo e che quindi possono poi creare una serie di danni. Abbiamo parlato del cervello, però in funzione anche della predisposizione dell'individuo potremmo avere danni in altri distretti, in altri distretti corporei. E quindi poi siamo andati... Ops! Questo non avevo notato, che non si vede, vabbè, comunque c'è anche un aumento di steatosi epatica, perché vi ho fatto vedere prima che quando la barriera vascolare diventa più permeabile, aumenta la steatosi epatica e nel corso delle settimane, dovete credermi, aumenta la steatosi epatica. Quindi, per essere ora propositivi, cosa possiamo fare per evitare il famoso leaky gut? E vi presento due possibilità. Una è sono tutte e due non farmacologiche, una attraverso i postbiotici, faccio disclosure che postbiotica lavora sui postbiotici, e la seconda sono degli hydrogel super assorbenti che abbiamo testato per una company. E qual è il senso? Il senso è questo. Ma perché non si vedono più le slide? Prima si vedeva tutto benissimo, ora non si vede. Vabbè. Niente, poiché vi ho detto che nell'intestino non c'è un'interazione diretta tra batteri e cellule epiteliali, ma sappiamo che il microbiota ha un ruolo molto importante per il nostro benessere, che cosa regola questo nostro benessere? Che cosa permette ai microrganismi di colloquiare con il nostro organismo? Sono delle sostanze di derivazione batterica che si chiamano postbiotici, che sono dei metaboliti, cioè nel momento in cui noi mangiamo, anche il nostro microbiota mangia e ci rilascia sia dei nutrienti che delle sostanze di derivazione batterica. E queste sostanze abbiamo chiamate proprio postbiotici. I postbiotici non sono altro che quindi alla fine della filiera noi abbiamo i prebiotici che sono le fibre, i probiotici che sono i batteri, quando i probiotici si mangiano le fibre creano i postbiotici. Noi abbiamo deciso di partire direttamente dai postbiotici e quindi di generare dei postbiotici con un processo di fermentazione. Questi postbiotici, guardate com'è bello, no? Che vengono messi in evidenza solo i postbiotici. Questi postbiotici li abbiamo a questo punto testati perché avevamo visto che avevano proprio questa capacità in vitro di controllare l'effetto barriera sia dell'epitelio che dell'endotelio. E quindi li abbiamo... non ho capito perché prima si vedeva tutto, ora non si vede più niente. Vabbè, credeteci, insomma, abbiamo messi nel topolino e il topolino abbiamo visto che vengono protetti dall'aumento della permeabilità intestinale e vascolare. E l'hydrogel, anche questo non si vede e vabbè, niente, per cui quasi quasi finisco qui così. Anche l'hydrogel in realtà ha questo effetto. Perché l'hydrogel ha questo effetto? Perché si sostituisce al muco intestinale. Quando noi prendiamo questa sostanza, che è questo hydrogel, che è un gel, proprio dal nome, no? Hydrogel perché si idrata e quando si idrata si trasforma in una sostanza gelatinosa. Questa sostanza gelatinosa si sostituisce al muco intestinale e protegge la barriera. Proteggendo la barriera non permette il passaggio di queste sostanze indesiderate. E con questo ho chiuso, ditelo che non volevate che presentassi. Allora, per concludere, quindi spero di avervi insomma, illustrato che nell'intestino esiste una barriera vascolare intestinale e questa barriera vascolare intestinale ha un suo equivalente anche nel cervello, che è una barriera nel plesso coroideo. Io non ho capito perché non si vede più niente, prima si vedeva tutto, si è anche fermato.
Vabbè. E niente, questa barriera vascolare intestinale, quando essa è chiusa, il cervello dialoga con il resto dell'organismo. Quando la barriera vascolare intestinale è aperta a causa di un'infiammazione, il cervello si chiude e si protegge. Ora, cosa succede se questo cervello resta chiuso parecchio tempo, o cosa succede durante l'invecchiamento che potrebbe portare a una chiusura del cervello, magari una chiusura-apertura, chiusura-apertura, quindi un passaggio non passaggio? Questo potrebbe essere legato alla malattia neurodegenerativa ed è quello sul quale stiamo lavorando ora. E con questo volevo ringraziare tutti i miei collaboratori che pure non si vedono, però ci sono, vi assicuro lavorano anche tanto, e con questo ringrazio anche tutti voi per l'attenzione. Grazie professoressa Rescigno per questa splendida relazione. C'è tempo per una sola domanda, purtroppo una sola domanda, quindi chi è il più giovane? Allora, la dottoressa. Lei ha detto che c'è un'influenza tra la permeabilità intestinale e quella cerebrale a livello del plesso corideo. È vero anche il contrario, cioè nei pazienti per esempio depressi, se avviene il contrario? Sì, allora io ora vi ho fatto vedere soltanto questo asse vascolare, però il cervello comunica con l'intestino col cervello almeno in 3 vie. Una è la via vascolare, che è quella che vi ho descritto, poi c'è la via del nervo vago, e la via del nervo vago è bidirezionale, per cui è possibile che dall'intestino passano delle informazioni al cervello, ma anche dal cervello vadano all'intestino. Ora, se questo poi crea un feedback loop negativo, per cui il cervello magari in un momento di stress dà dei segnali all'intestino, questo può provocare una variazione del microbiota, e questo poi genera un aumento di permeabilità intestinale, e questo poi determina questo aumento questa autostrada verso il cervello. Quindi noi quello non l'abbiamo studiato, però è molto probabile che si abbia questa duplice interazione. Grazie mille, grazie. Allora andiamo avanti. Pregherei Antonio di presentare il prossimo speaker. Sì, allora il prossimo speaker è il professor Pierpaolo Di Fiore. È un gran piacere per me introdurlo, presentarlo. Pierpaolo l'ho conosciuto un bel po' di tempo fa, quando abbiamo condiviso l'esperienza nell'associazione, nella BCD, una bella realtà italiana, ma che era andata un po' a scemare, e Pierpaolo l'ha rivitalizzata con lo suo spirito di grande scienziato, e anche lui con una grande visione. Un napoletano trapiantato a Milano, ma con forti radici in questa bella città. È professore ordinario di patologia generale e fisiopatologia presso l'Università di Milano, e direttore del programma di Novel Diagnostic dell'Istituto Europeo di Oncologia, è membro dell'EMBO e dell'Accademia Nazionale dei Lincei. Da sempre il suo cavallo di battaglia è studiare e capire le ragioni dei tumori, perché una cellula sostanzialmente impazzisce, come le cellule crescono e si dividono, come i meccanismi sani vengono alterati dalle mutazioni genetiche, e come il tumore sovverte il sistema immunitario, che stiamo vedendo rappresenta uno degli aspetti che accomunano un po' i nostri relatori. Tutta questa esperienza scientifica è stata poi riassunta in un libro. Anche Pierpaolo è un grande divulgatore, un libro che ho avuto modo di leggerlo e ve lo consiglio, Il prezzo dell'immortalità, cosa sappiamo del cancro e come possiamo sconfiggerlo. È stato autore anche di un altro libro di divulgazione scientifica, La vita inevitabile, tracciando l'origine della vita e il suo linguaggio, che di fronte ad alterazioni minime ha il potere di originare malattie come per l'appunto il cancro. Ha avuto modo di raccontare in questa esperienza, e anche in quello che rappresenta il suo lavoro scientifico,
quello di esplorare l'evoluzione umana sfatando miti e percezioni errate di come l'evoluzione sia piuttosto un evento casuale rispetto invece a quello che è il sentire comune, che è un percorso lineare. Il titolo della sua presentazione di oggi è un titolo con un punto di domanda, e cioè la metastasi è un processo darwiniano, e ci dà la risposta il professor Di Fiore. Prego Paolo. Grazie. La risposta è no. Ci sono domande? No, innanzitutto grazie per l'invito. Sono molto, molto felice di essere qui, come sono sempre felice di essere a Napoli. Sono soprattutto felice di essere qui a San Marcellino, perché normalmente quando do questo tipo di talk un po' divulgativo non presenterò dati del mio laboratorio, voglio raccontare una storia che mi appassiona scientificamente. Ho bisogno di fornire delle immagini che hanno a che fare con le chiese. Questa volta non ci sarà bisogno, nel senso che se guardate là sopra, i più acuti di voi cominceranno a capire perché la metastasi non è un processo darwiniano, ma cercheremo di arrivarci. Allora, in questo test di intelligenza, eccoci qua. Dunque, cosa sappiamo di metastasi? Il microfono un po' più alto? Prego. L'esperimento fondante a tutt'oggi della nostra conoscenza del processo metastatico è un esperimento che ha quasi 50 anni, effettuato da questi due scienziati, Kripke e Fiedler, sulle cellule del melanoma B16, in cui loro effettuarono un esperimento molto semplice. Partendo dalle cellule della cultura, se venivano iniettati topi e si andava a studiare la presenza di metastasi a livello polmonare, un esperimento un po' crudo, iniettare direttamente in un vaso sanguigno e contare i foci, ma consideriamolo come un proxy per le metastasi, si vedeva che in effetti, diciamo, tutti i topi sviluppavano un certo numero di metastasi. Il passo successivo fu di clonare cloni individuali di cellule di melanoma B16 che quando inoculate davano luogo a un quadro molto particolare. C'erano cloni che praticamente non davano metastasi o pochissime metastasi e cloni che davano molte metastasi. Questo fonda il concetto che la metastasi è un processo genetico stabilmente associato a qualcosa che si è verificato all'interno di questa popolazione, che può essere selezionato tramite il clonaggio cellulare. E di fatto, quando questo poi viene integrato all'interno dello scoppio della filogenesi molecolare del cancro tramite le tecnologie di sequenza, si riassume in quello che noi oggi interpretiamo, diciamo, definiamo il paradigma neodarwiniano dei tumori, per cui i tumori crescono, mutano, ogni mutazione può conferire un vantaggio proliferativo all'interno del tumore e quindi rimodulare il tumore, creare, diciamo, subcloni che variamente si espandono. Uno di questi subcloni è dotato di capacità metastatica e metastatizza. E qui ci dobbiamo porre alcune questioni abbastanza ovvie dal punto di vista evoluzionistico. La prima è che cosa è selezionato nel processo di metastasi. E qui abbastanza ovviamente possiamo rispondere che l'abilità migratoria è selezionata nel processo di metastasi, ma ci dobbiamo poi chiedere come sia selezionata, cioè qual è la pressione selettiva che all'interno di un tessuto provoca l'acquisizione della capacità metastatica, perché la mutazione è uno dei due pilastri sui quali si basa la comparsa di un fenotipo selezionato. E l'altra cosa che ci dobbiamo chiedere è qual è il putativo vantaggio selettivo per la cellula metastatica.
E su questo insorgono due problemi abbastanza ovvi. Uno, che è molto difficile pensare che la metastasi sia un processo selezionato, un fenotipo, scusatemi, selezionato sulla base di quello che è l'unico criterio che in evoluzione determina selezione, cioè fitness, cioè l'aumento di progenie in F2. Questo perché? Perché praticamente noi sappiamo che la metastasi è, dal punto di vista biologico, a tutti gli effetti un suicidio di massa. Cioè una cellula metastatica su 1 milione riesce ad arrivare nell'organo bersaglio e riesce a fare seeding nell'organo bersaglio, per cui dal punto di vista cellulare, non dimentichiamo che nel cancro l'unità di selezione è la cellula, non è l'organismo, dal punto di vista della singola cellula è difficile immaginare che questo possa costituire un vantaggio in termini di fitness. L'altro problema è che questo concetto di un future advantage non ha legittimità all'interno della teoria evoluzionistica. Che intendo dire con questo? Che la spiegazione che si è adoperata e che purtroppo continuo a leggere non solo nei libri di testo, ma in un sacco di articoli scientifici, è che il vantaggio per la cellula metastatica è sottrarsi nel tessuto di origine alla competizione per risorse rispetto al resto della popolazione tumorale e migrare in tessuti dove, non esistendo questa competizione, la cellula può avere un vantaggio in termini di fitness. E questo è violentemente antropomorfizzato, nel senso che noi sappiamo che la pressione evolutiva deve selezionare il fenotipo nel posto dove il fenotipo dà un vantaggio e non esiste nessuna accezione dell'evoluzione che ci permette di immaginare che il vantaggio possa essere a futura memoria, cioè che la cellula effettui un qualcosa, mette in moto un fenotipo senza che sia stato già selezionato quel fenotipo, perché il fenotipo, secondo questa idea, verrebbe selezionato soltanto nel tessuto nel quale la cellula si trova ad arrivare. Come ci avviciniamo a una soluzione? Ci avviciniamo a una soluzione tramite una serie di esperimenti che vengono effettuati molti anni dopo. Questo è l'esperimento fondante, praticamente, della teoria delle cancer stem cells. È un esperimento anche questo storico, effettuato da John Dick, rapidamente, ma abbiamo già sentito parlare di cancer cell e tutti quanti conoscete le cancer stem cell, se all'interno di una popolazione, in questo caso si trattava di una popolazione leucemica, si selezionano soltanto particolari cellule, in questo caso selezionate con un marcatore che oggi sappiamo essere un marcatore di cellule staminali del cancro, in questo caso avremo crescita di un tumore, mentre nel caso in cui usiamo la bulk population avremo o crescita a bassa efficienza o mancanza di crescita, e questo fatto può essere ripetuto in successivi cicli. Questo identifica l'idea che nei tumori il meccanismo di propagazione e di fueling dei tumori abbia a che fare con la presenza di cellule staminali del cancro. Cellule staminali del cancro che noi oggi pensiamo non essere molto diverse cineticamente, anche se forse potrebbero essere molto diverse in termini molecolari, dalle cellule che costituiscono un normale compartimento staminale, dove quello che vorrei sottolineare è una caratteristica in generale del compartimento staminale, è che la cellula staminale è capace, vedete, di una divisione asimmetrica, cioè è capace di dare origine a due cellule figlie che hanno due fati cellulari diversi. Una delle due figlie resta staminale e si ritira in quiescenza, e vedremo andando un poco più avanti che questo problema della quiescenza è un problema particolarmente rilevante anche al problema della metastasi. L'altra invece diventa quella che noi chiamiamo un progenitore, che dà luogo a una espansione abbastanza rapida, questo che si chiama il transit amplifying compartment, ma poi tutti i progenitori alla fine differenziano
per diventare cellule differenziate, così che nel momento in cui un tessuto ha bisogno di rigenerare, questo può avvenire solo a partire dalla cellula staminale, dalla figlia staminale che è rimasta lì in quiescenza. Perché questo è interessante? Questo è interessante perché se ci andate a pensare, entrambi gli esperimenti, sia l'esperimento di Fiedler-Kripke che quello di Dick, identificano entrambi una sottopopolazione responsabile per un fenotipo. In un caso per la metastasi e nell'altro caso per cancer growth. E le due cose vengono insieme nel corso degli anni, soprattutto tramite il lavoro di Bob Weinberg, che in realtà stabilisce che le cancer stem cells sono anche le cellule responsabili per la metastasi. Quindi, di fatto, nei due esperimenti è stato letto lo stesso fenotipo, perché le due popolazioni, i due fenotipi identificati, in realtà corrispondevano allo stesso fenotipo. Generazione di cancer stem cells o generazione di cellule metastatiche, che è la stessa cosa, e quindi il problema della metastasi tende a diventare come si generano le cancer stem cells. E qui subentra la prima difficoltà che il paradigma neodarwiniano si trova costretto ad affrontare, ed è che ancora una volta il lavoro del gruppo di Weinberg e di numerosi altri gruppi dimostra innanzitutto che le cancer stem cell sono generate attraverso una interconversione continua tra progenitori e cancer stem cell. È un processo estremamente dinamico e il processo non è geneticamente determinato, nel senso che le due cellule restano geneticamente identiche, ma sono altri fattori che determinano l'interconversione. E l'interconversione ha a che fare con un processo non mutazionale, che è il processo che noi chiamiamo di epithelial to mesenchymal transition. E allora abbiamo ulteriormente spostato, ma chiarito un po' il problema. Siamo davanti a un evento probabilmente non geneticamente determinato, quindi, o perlomeno non darwinianamente selezionato, che ha a che fare con il processo di epithelial to mesenchymal transition, e quindi comprendere la natura dell'epithelial to mesenchymal transition è la maniera probabilmente di approcciare il problema delle metastasi. Che cos'è l'epithelial to mesenchymal transition? È anch'esso, per come noi lo conosciamo, un processo reversibile per cui alcune cellule, in alcune condizioni particolari, fra un momento vedremo come, sono capaci di oscillare tra un fenotipo sessile fortemente ancorato alla matrice, fortemente caratterizzato da adesioni cellula-cellula, a un fenotipo mesenchimale migratorio, in cui tutte queste interazioni cellula-cellula e cellula-matrice sono rilasciate e la cellula acquista la capacità di migrare. Ma la cellula è anche capace di effettuare il processo inverso, quella che noi chiamiamo mesenchymal to epithelial transition, e i due stati sono associati con una caratteristica un po' peculiare, nel senso che in questa condizione le cellule possono dividersi, mentre in quest'altra condizione, by and large, le cellule possono soltanto migrare. Non è un processo che caratterizza in maniera aberrante i tumori. In realtà è un processo fisiologico. In realtà è un processo fisiologico che viene adoperato, per esempio, in embriogenesi. Durante l'embriogenesi, a partire dalla linea primitiva, dal primitive streak, dalla linea primitiva, una serie di precursori endodermali e mesodermali migrano, colonizzano il foglietto intermedio e poi effettuano la MET, migrano perché hanno effettuato IMT, cioè sono diventate migratorie, poi effettuano la MET e quindi danno luogo poi a proliferazione e alla formazione di organi. E questo noi lo vediamo avvenire durante l'embriogenesi, lo vediamo avvenire durante la riparazione delle ferite, è classico da parte dei fibroblasti e delle cellule epiteliali, e lo vediamo avvenire nel processo di invasione e di metastasi.
Perché la cellula ha bisogno di effettuare questo programma? La cellula ha bisogno di effettuare questo programma perché chiaramente deve migrare e poi deve poter revertire allo stato epiteliale. La domanda che noi ci dobbiamo porre è: per quale motivo nei tumori noi mettiamo in moto questo stesso processo che è un processo fisiologico? Una possibilità è che di fatto all'interno dei programmi cellulari disponibili per una cellula non ci siano molte alternative. Cioè che se in qualche maniera un tumore vuole migrare, vedremo tra un secondo per quale motivo può voler migrare, deve mettere in moto un programma di epithelial to mesenchymal transition. Ma se guardiamo attentamente il programma di epithelial to mesenchymal transition, vediamo che esso non è così tutto o niente, come potremmo immaginarlo soltanto dallo studio dell'embriologia, perché in realtà è un programma che comprende una serie di transizioni tra l'uno e l'altro stato che si associano ad alcuni stati metastabili. E quello che noi sappiamo è che le cellule tumorali che hanno subito epithelial to mesenchymal transition in realtà sono in questo stato di IMT parziale nel quale possono più facilmente muoversi verso uno stato metastabile più migratorio o uno stato metastabile più sessile, più polarizzato, e quindi possono più facilmente oscillare tra questi due programmi, mentre in condizioni fisiologiche questi due programmi restano congelati per molto tempo. E se ci andate a riflettere, è probabile che in condizioni fisiologiche questi due programmi possono permettersi di essere così estremi perché sono una serie di cues associati ai different environments nei quali si vengono a trovare le cellule che determinano l'oscillazione dall'uno all'altro degli stati, mentre nel caso delle cellule tumorali probabilmente ci deve essere una forte componente cell autonomous che permette questa oscillazione anche in assenza di cues importanti che provengono dall'esterno. E quindi arriviamo alla domanda critica. Perché la IMT è un vantaggio selezionato nel corso della storia naturale del tumore? E per comprenderlo ovviamente dobbiamo cominciare a allontanarci un poco da una visione semplicistica darwiniana del cancro, che è la visione che noi abbiamo intrattenuto per tanti anni, una visione omotipica, in cui tutto quello che accadeva nei tumori era cell associate, tutto quello che accadeva nei tumori era genetico. Ne abbiamo sentito parlare tanto oggi, quindi non mi dilungherò, ma dobbiamo cominciare ad abbracciare una visione eterotipica del cancro, nel quale la componente neoplastica è solo una delle componenti di numerose altre componenti normali che contribuiscono e che creano un microenvironment che è globalmente selezionabile. Cioè l'idea è che nel cancro l'unità di selezione non sia soltanto la cellula neoplastica, ma che in qualche maniera sia l'organoide cancro che si sta venendo a formare. Quale può essere il vantaggio? Il primo vantaggio è lo spazio. La cellula che fa IMT è una cellula che guadagna spazio all'interno del tumore e ci sono studi, molto interessanti di ricostruzione della proliferazione cellulare, nella quale si dimostra chiaramente che tumori che hanno un rate di migrazione minimamente più alto di altri tumori possono crescere molto meglio, semplicemente perché sono più efficaci nell'occupare lo spazio. L'altro problema serio, ovviamente, è l'accesso ai nutrienti e la fuga dai predatori, tipo il sistema immune. Nel caso del tumore, l'acquisizione di un fenotipo migratorio è chiaramente un vantaggio all'interno del tumore, perché permette di accostarsi ai vasi sanguigni,
e quindi di superare l'ambiente ipossico, l'ambiente di carenza di nutrienti presenti all'interno del tumore. E qui arriviamo al perché stare in questa chiesa è una cosa importante. Perché se è vero, come ho cercato di raccontarvi fino adesso, nella seconda parte in maniera un po' inadeguata, abbiate pazienza, che l'acquisizione di un fenotipo migratorio è un vantaggio nel tumore primario, perché permette l'utilizzo dello spazio, permette l'accesso ai nutrienti, il fuggire cioè un aumento, diciamo, un utilizzo delle resources e una capacità invece di sfuggire a predazione da parte del sistema immune e via dicendo, ci dobbiamo chiedere qual è il significato adesso del fatto che questo sistema di migrazione che ha dato un vantaggio nel tessuto primario si trasformi poi in un fenotipo diverso, che è il fenotipo metastatico. E in questo ci può assistere l'opera di Stephen Jay Gould, che più o meno, diciamo, una quarantina d'anni fa enunciò un principio molto interessante. Lui disse: guardate che l'evoluzione, per come noi la conosciamo, cioè l'evoluzione per adaptation, quindi mutazione e selezione positiva di un carattere, è soltanto una parte del discorso evolutivo e bisogna stare attenti a non interpretare tutto in termini di adattamento. E lui fa il paragone con quello che chiama il Panglossian Paradigm. Il dottor Pangloss è un personaggio di una commedia di Molière che pensa che tutto sia per il bene e quindi dice: il naso serve per posare gli occhiali, le gambe servono per poter indossare i pantaloni, che se ci andate a riflettere è il darwinismo ingenuo, no? Il darwinismo in cui tutto è selezionato, tutto esiste per via di una adaptation. Gould dice: guardate che esistono delle altre possibilità evolutive, una delle quali ha a che fare con quella che lui chiama The Spandrels of San Marco. Io adesso nel mio talk normalmente ho la Basilica di San Marco, ma qua possiamo adoperare l'esempio della Basilica di San Marcellino. Ogni volta che voi create un arco e mettete un arco a fianco di un altro arco, ottenete una struttura triangolare lì in mezzo. In italiano si chiamano vele o pennacchi, in inglese sono spandrels. Gli spandrels vengono utilizzati normalmente per riproduzioni sacre. Di solito, siccome in queste strutture ne finiscono 4, con 4 archi ci si mettono i 4 evangelisti, là ne vedete 2. Secondo il paradigma diciamo di tipo panglossiano, darwiniano ingenuo, quelle strutture sono state selezionate per dipingerci gli evangelisti. In realtà quelle strutture sono una conseguenza obbligatoria di un fenotipo selezionato per una ragione evolutiva completamente diversa. Per cui, tornando alle metastasi, quello che mi piace pensare è che in realtà quello che accade è che la migrazione che porta le cellule vicine ai vasi alla ricerca di nutrienti, in realtà porta queste cellule migratorie vicino a vasi che sono profondamente alterati rispetto ai vasi normali. Sono vasi fenestrati, sono vasi in cui lo strato di periciti non è più omogeneo e quindi queste cellule hanno un'altissima probabilità, come mi piace dire con un linguaggio un po' generico, di cadere dentro al vaso. Di cadere dentro al vaso e di essere trasportati in circolo. Se questo è vero, la metastasi sarebbe uno spandrel, cioè la metastasi non sarebbe un fenotipo selezionato nella storia naturale del tumore, ma sarebbe la conseguenza inevitabile di un fenotipo migratorio che ha dato e dà un vantaggio evolutivo all'interno del tumore primario. E questo in qualche maniera è in linea con quello che noi stiamo imparando adesso del processo di metastasi. Studiare la metastasi in vivo è una cosa molto difficile perché l'accesso al tessuto è praticamente impossibile.
molto difficile biopsiare pazienti metastatici, soprattutto per ragioni etiche, perché praticamente non c'è quasi patient benefit, tranne casi rarissimi, nel biopsiare i pazienti metastatici. Ma noi sappiamo una cosa sulle metastasi. Noi sappiamo chiaramente che un numero molto elevato di tumori è micrometastatico all'atto della diagnosi. Perché? Perché noi leviamo il tumore e dopo 10 anni il paziente o la paziente sviluppa la malattia clinica metastatica che non era stata diagnosticata concomitantemente al tumore, cioè non si trattavano di metastasi sincrone, ma compaiono delle metastasi metaclone. E nei pochi studi che sono stati effettuati, se volete dopo possiamo discutere del perché qua i modelli animali non ci aiutano per niente, ma nei pochi studi che sono stati effettuati sulla malattia subclinica micrometastatica, in realtà quello che si è visto è che micrometastasi presenti in vari organi, a partire da un tumore primitivo, che in questo caso è schematizzato come un tumore mammario, sono geneticamente eterogenee. Essere geneticamente eterogenee è incompatibile con l'idea genetica di selezione di un clone metastatico, è compatibile invece con il rilascio continuo, accidentale, di cellule metastatiche nel circolo in virtù della loro capacità migratoria. Mentre nella fase di malattia clinica noi vediamo che con alta frequenza l'esplosione metastatica è costituita da cloni abbastanza omogenei. E quindi tutto il problema delle metastasi, secondo me, non è che cosa determina le metastasi, ma che cosa determina l'uscita da questo stato di dormancy, che probabilmente è uno stato associato al ritenere la memoria quiescente della cellula migratoria, che è una cellula che ha subito IMT e quindi è la figlia staminale con capacità migratoria della divisione asimmetrica che vi ho illustrato in precedenza. E quindi probabilmente una gran parte della ricerca che noi oggi conduciamo nel capire cosa causa le metastasi dovrebbe essere riorientata, e qui abbiamo una mancanza totale di modelli sperimentali, non sul capire cosa causa le metastasi, ma cosa causa ad un certo punto la riattivazione di queste metastasi dormienti, portando alla malattia metastatica conclamata. Vi ringrazio. Grazie Paolo. Vedo tante mani alzate, abbiamo tempo per un paio di domande. Prima, poi dopo a te Claudio. Salvatore, professor Salvatore. Grazie. Scusami Pierpaolo, grazie per questa bellissima cosa che ci hai fatto imparare o soprattutto stimolare ad imparare meglio. Grazie. Ti volevo domandare, partendo da splitter invece che da lamper, come dicono gli americani, il secondo principio della termodinamica ci dice che variazioni di concentrazioni anche piccole, quando l'equilibrio è vicino all'omeostasi, regolano, anzi sicuramente, la direzionalità di una reazione biochimica oppure di un insieme di reazioni biochimiche che fa la pathway. Siccome nel caso del passaggio, come tu hai spiegato molto bene, tra epitelio e mesenchima il processo è reversibile, non sarebbe utile cercare di studiare il più possibile queste reazioni biochimiche che sono alla base, per quanto non è stato ancora studiato, a livello di questa reversibilità e quindi di quali sono le condizioni di concentrazione di alcuni metaboliti che fanno procedere in un senso o in un altro, perché questo sarebbe forse molto interessante per capire anche la successiva migrazione. Guarda, gli elementi non sono voluto rimanere a livello fenomenologico, a livello molecolare molto della transizione da epitelio a mesenchima è noto, ed è molto interessante che la transizione tutto o niente
è dovuta a fattori trascrizionali, sono noti una serie di fattori trascrizionali che sono caratteristici dello stato mesenchimale, mentre la transizione tra gli stati metastabili nei tumori probabilmente è dovuta ad alterazione dei meccanismi dell'endocitosi, che poi è il motivo per il quale io sono particolarmente interessato come mio lavoro a queste cose, per cui esiste già un framework teorico di molecole sulle quali si può operare per studiare quello che tu dici, che poi in realtà ha a che fare col determinare come l'azione di massa sposta gli equilibri da una reazione all'altra. Cioè la concentrazione. La concentrazione. Claudio. Sì. Ma non potrebbe essere l'infiammazione il trucco? Cioè che quello che spinge la metastasi è l'ambiente infiammatorio, come ha detto Mantovani, è un po' di inflammaging dentro sì. al corpo. Cioè, perché l'infiammazione potrebbe dare quello che tu hai fatto vedere nell'ultima slide. La riattivazione delle micrometastasi. Sì, quel passaggio lì. Certo, guarda, secondo me è esattamente in questa direzione, perché se ci vai a riflettere, la cellula metastatica che lascia il tumore è, come dire, è veramente deficiente. È l'ambiente, insomma. Cioè, la cellula tumorale ci ha messo 5, 6, 7 anni per corrompere fibroblasti, macrofagi, cellule endoteliali, per crearsi il microambiente tumorale che permette il thriving. Tu lasci questo microambiente e vai in un altro organo dove ti trovi un'altra volta tu solo e devi ricominciare il processo tutto da capo. Per cui è estremamente probabile che la riattivazione e l'uscita dalla dormancy possa corrispondere alla ricreazione, delle condizioni di microenvironment che è stato già necessario fare nel tumore primitivo, il che potrebbe fornire anche degli approcci esatto, bisognerebbe colpire l'ambiente oltre che la cellula tumorale, cioè dovresti bonificare l'ambiente e colpire e uccidere la cellula tumorale, non uccidere solo la cellula tumorale, bonificare l'ambiente. Sono completamente d'accordo con te. Non dimenticate che il 90% delle morti per tumore sono per metastasi, non per tumore. I tumori si rimuovono, per cui l'inibizione dell'uscita dalla dormancy è probabilmente l'elemento critico di qualsiasi efficace terapia futura per i tumori. E invito tutti gli altri ad approcciare il professor Di Fiore durante il pranzo. Allora, ci avviamo verso la fine, lo dico soprattutto ai colleghi e agli studenti, però per me è un piacere introdurre l'ultimo speaker, last but not least, dicono gli americani. Il prossimo speaker è il professore Giorgio Stassi. Il professore Giorgio Stassi viene dall'Università di Palermo, dove è professore di Scienze e Tecnologie di Medicina di Laboratorio e anche direttore del Dipartimento di Medicina di Precisione della stessa Università di Palermo. Ma è qui soprattutto perché è un grandissimo scienziato. Nella sua carriera ha fatto innumerevoli scoperte, soprattutto ha portato alla caratterizzazione e all'identificazione delle cellule staminali, prima nel contesto delle cellule staminali di tumore della mammella, e poi ha dato un contributo ancora più significativo nell'identificazione delle cellule staminali che costituiscono i tumori della tiroide. E proprio per questo ha ricevuto ultimamente un premio come ambasciatore della cultura siciliana. Quindi per me è un grande piacere invitare Giorgio Stassi al podio e sentire la sua relazione. Prego Giorgio. Grazie Domenico, grazie per l'invito, grazie alla dottoressa Misiti, grazie all'organizzazione per essere qui e grazie a Pierpaolo che mi ha preceduto in questa presentazione. Quasi cambierei il titolo della mia presentazione dicendo: la metastasi è un processo darwiniano? No, ma. Perché è vero
perché è vero che la metastasi non è un processo darwiniano, che le cellule devono utilizzare questo processo naturale biologico che si chiama epithelial mesenchyma to transition, però è vero che non tutte le cellule lo fanno e non tutte le cellule riescono ad usufruire di questo processo. Infatti, ad oggi, quello che avevamo prima tentato come segno prognostico, le cellule staminali tumorali o le cellule staminali tumorali circolanti o le cellule tumorali circolanti, facendo anche una biopsia liquida, ad oggi le possiamo utilizzare soltanto come diagnosi e non come prognosi e forse anche come follow-up di risposta alle terapie antitumorali. Perché? Perché queste cellule che migrano potrebbero migrare per tutta la vita ma non fare mai la metastasi. Ad oggi gli esperimenti di laboratorio e i modelli sperimentali per la metastasi sono stati eseguiti procedendo attraverso un inoculo in circolo oppure inoculi ortotopici, che sono quelli più adeguati, ma sempre in animali o immunocompetenti se si tratta di singenici o di animali immunodepressi. Però è vero che la metastasi è determinata da alcuni processi e da alcuni step che non riguardano soltanto la migrazione, ma riguarda l'homing, quello che è superare l'ostilità dell'organo, infatti si chiama trapianto, dell'organo che ospiterà delle cellule tumorali, pertanto mutate, ma che sono di un'origine diversa, infatti si chiama tumore primitivo, cioè dal tessuto di origine, e il tumore secondario che è dato dalla progressione e data dalla metastasi. Ed è questo quello che ci ha indotto alla nostra domanda scientifica, perché siamo di fronte a un tumore che sta molto a cuore anche al professore Salvatore, Domenico Salvatore, il tumore alla tiroide. Però ci siamo focalizzati sul tumore epiteliale della tiroide, tumore epiteliale che ha diverse facce e tra queste ci sono tumori epiteliali della tiroide, come il papillare, il follicolare, ma specialmente l'anaplastico, che dobbiamo una maggiore focalizzazione e una maggiore importanza perché ha un indice di sopravvivenza molto basso, sebbene questo tumore è un tumore raro. E forse lo vedremo perché è un tumore raro. Parzialmente vi darò una risposta. E sono caratterizzati, sebbene l'origine è epiteliale dello stesso organo, sono caratterizzati da un'incidenza diversa, il papillare dell'80%, il follicolare del 10-15% e l'anaplastico, che è un tumore non differenziato, dell'1-2%. Caratterizzate queste forme tumorali da diverse specifiche mutazioni driver, come il papillare BRAF, o un riarrangiamento RET-PTC che ci tenga a dire che è stato scoperto e identificato in questa città, a Napoli. Il 10-15% del follicolare è caratterizzato da una mutazione di NRAS, è un riarrangiamento PAX8 pipergamma, e poi l'anaplastico di acquisizione di mutazioni che la caratterizzano, specialmente quella di una mutazione di P53. Ma le mutazioni potrebbero non bastare. Quello che noi ancora non avevamo capito, perché le stesse mutazioni, se colpiscono la stessa cellula, perché dovrebbero avere un comportamento biologico completamente differente. Vedete il papillare con una sopravvivenza del 95% e l'anaplastico con una sopravvivenza dell'1,7%, con il papillare che fa soltanto delle metastasi molto tardive, si faceva una volta diagnosi di tumore papillare post mortem,
è il tumore anaplastico che invece fa metastasi polmonari, metastasi ossee, che portano ad una sopravvivenza molto bassa e portano alla morte il paziente in breve tempo. Ma qual è la cellula bersaglio? Questi sono i segnali di attivazione che una cellula tumorale o una cellula tiroidea attiva, come quelli del TSH, che serve per la trascrizione di tutte quelle, anche degli ormoni tiroidei, ma della tiroglobulina e dei SIM-porter, cioè di quel sistema che gli permette alla cellula tiroidea di immagazzinare dello iodio per poi metabolizzarlo e permettere di immettere in circolo gli ormoni tiroidei che servono, che sono molto importanti per l'accrescimento. Oggi con i sistemi di diagnosi precoce, anche che avvengono nel nascituro, vediamo sempre più raramente l'ipotiroidismo e il cretinismo. Io nella mia carriera da endocrinologo, sebbene molto limitata, ne ho visto soltanto uno caso, non so, il professore Salvatore se ne ha visto più di uno o più di tanti. Pertanto sono stati ipotizzati diversi modelli, come il modello multistep carcinogenetico, che è dato da una mutazione a seconda delle mutazioni che colpiscono la cellula differenziata tiroidea, come BRAF o NRAS danno un tumore papillare o un tumore follicolare, e che la successiva acquisizione di una mutazione a carico di P53 determina un tumore anaplastico. Pertanto in questo modello il tumore anaplastico non è altro che una progressione di un tumore un poco più differenziato, che è il tumore follicolare o il tumore papillare, a seconda se il suo imprinting era stato di una mutazione su BRAF o una mutazione su NRAS. Devo dire, quello che diceva il professore Di Fiore, molto importante, come avviene come step successivo dell'homing per fare casa la cellula tumorale presso un'altra sede, deve superare tutte queste ostilità, ma visto che non tutte le cellule, come dicevo prima, riescono a utilizzare questo processo, forse devono avere un imprinting darwiniano, cioè data da una mutazione genetica, e soltanto alcune cellule che hanno caratteristiche genetiche particolari e specifiche riescano ad utilizzare questo sistema, sebbene fisiologico. Poi c'era il modello fetale che a seconda dove avviene la mutazione sullo stadio differenziativo da cellula staminale tiroidea a tiroicita. Si può avere sulla base, infatti il papillare un po' di tempo fa è stato identificato come il tumore non quello più differenziato, ma quello più differenziato è il tumore follicolare rispetto a quello papillare, e che l'anaplastico era una mutazione su P53 che caratterizzava e che colpiva le cellule staminali tiroidee. E poi c'è il modello che a noi sta molto a cuore, il modello delle cellule staminali tumorali, ma che attraverso questo modello, sebbene avevamo identificato questa popolazione di cellule staminali che esprimevano, come ora vi farò vedere, una molecola, maggiormente rispetto alle cellule normali. Queste cellule non le conoscevamo e non le potevamo distinguere dalle altre cellule che potevano avere questa caratteristica di fare la metastasi e di dare una prognosi più infausta rispetto
e stiamo parlando dei tumori anaplastici, rispetto ai tumori un poco più differenziati. Pertanto non conosciamo quella che è la cellula bersaglio di queste mutazioni. Avevamo identificato tra le cellule staminali tumorali della tiroide una maggiore espressione di questo enzima, la LDH, che non aldeide deogenasi, come tutti sapete, ma ricordo soltanto che l'aldeide deogenasi si conoscono 19 enzimi ad oggi che servono per la trasformazione dell'aldeide all'acido carbossilico, perché serve per l'NAD e serve per l'ossigenazione dei tessuti. Ma questo marcatore non ci permetteva di distinguere e perché? Perché ne avevamo trovato presente, più o meno presente, nei vari tipi istologici di tumore della tiroide di tipo epiteliale, cioè nel papillare, nel follicolare, nell'anaplastico, e non sapevamo e non riuscivamo a riconoscere il perché queste cellule potessero acquisire questo fenotipo diverso in maniera da dare un comportamento biologico diverso tra di loro. È vero che attraverso l'LDH, quelli che esprimevano cioè attraverso questo sistema enzimatico di Aldeflor, quelle che ne esprimono tanto sono le cellule che in vitro fanno più cluster, che si formano, potrebbero formare gli organoidi. In questo caso noi allora le avevamo chiamate sfere, Cancer Spheres, che se iniettate in un animale immunodeficiente forma un tumore e ricapitola il tumore del paziente. Pertanto se lo tiravamo fuori da un tumore papillare, rideterminava nell'animale un tumore papillare, se era follicolare, se era anaplastica. Se invece le cellule Aldeflor meno o Aldeflor low venivano iniettate nell'altro fianco, non davano tumore, perché non avevano questa capacità di iniziare il tumore. È vero che cancer stem cells, la nomenclatura potrebbe essere sbagliata, ma allora, attraverso un meeting ad hoc, si è definito che era meglio lasciare questa nomenclatura di cancer stem cells, perché in realtà non sono stem, ma in realtà contribuiscono all'iniziazione del tumore, ma anche a reiniziare il tumore a distanza, come diceva il professore Di Fiore e che von Weinberg ha definito come cellule che fanno la metastasi, però sono le cellule che forse anche iniziano il tumore sin dall'inizio, pertanto a livello primitivo. E che queste cellule, vedete, se iniettate ortotopicamente, cioè cellule della tiroide messe nella tiroide dell'animale, che è molto piccola, ma se inserite una piccola quantità di queste cellule, quelle che portavano una mutazione di BRAF P53, ma noi sapevamo già che erano tirate fuori cellule staminali tumorali da un paziente, da un tumore indifferenziato, ricapitolava nell'animale lo stesso comportamento biologico del tumore nell'uomo, cioè dava metastasi, le metastasi polmonari, come vedete qui, se riesco, le metastasi polmonari, che qui poi c'è la caratterizzazione istologica, le metastasi polmonari tanto che riduceva la sopravvivenza degli animali di esperimento. E invece il tumore che portava la mutazione di BRAF, cioè pertanto il papillare, scusate, non dava metastasi, ma se l'avessimo tenuto per tanto tempo, magari acquisendo ulteriori mutazioni, era capace di fare la metastasi. Perché, come avete visto nella prima diapositiva, il papillare a lungo termine può dare delle metastasi persino polmonari, però quello che ancora non ci si spiega se è la mutazione acquisita di una mutazione di P53 o sono ulteriori mutazioni che ne possano determinare questa acquisizione di questo fenotipo. Allora che cosa abbiamo fatto? E da qui vado molto velocemente, visto che ho introdotto l'argomento. Siamo partiti da cellule staminali embrionali per caratterizzarle o per meglio dare
uno stadio e colpirle ognuno di loro ad uno stadio differenziativo diverso. Partire dalle cellule staminali embrionali, prima le abbiamo dovuti indirizzare a quello che è l'endoderma, pertanto intestino anteriore, perché vorrei ricordare anche, se ci sono studenti, alcuni cenni di embriologia, che la tiroide assieme al polmone origina dall'intestino anteriore, da quella tasca, come vedete potete leggere qui, da quella tasca del faringe, alla base della lingua. Come vedete qui, e si origina la tiroide e i polmoni. Pertanto noi dovevamo essere sicuri di indirizzarle verso l'intestino anteriore prima e poi fare tiroide e non fare polmone, altrimenti è attraverso un cocktail citochimico che prevede la metodologia, siamo riusciti a farli diventare tiroide a diversi stadi, da D0 a D30, e a D30, come vedete qui, forma già i follicoli con una colloide interna, con la presenza e la capacità di secernere ormoni tiroidei. Allora che cosa abbiamo fatto? Ad ogni stadio, a partire dal D6, che è l'endoderma anteriore, ai tirociti, ai progenitori, perché cellule staminali stanno tra D6 e D22 e non siamo riusciti a bloccarli perché c'è un passaggio molto veloce e intermedio. D22, D26 e D30. Progenitori, tirociti, protirociti e tirociti, e gli abbiamo inserito le varie mutazioni BRAF, NRAS, P53 e BRAS, P53 e NRAS, P53 assieme. Abbiamo fatto anche esperimenti e nel lavoro ci stanno, prima abbiamo inserito P53 e poi BRAF, è la stessa identica cosa. Come li abbiamo inseriti? Attraverso una tecnologia CRISP abbiamo inserito queste mutazioni, e quello che abbiamo notato è che le cellule, se iniettate sempre in ortotopico, pertanto in tiroide, le cellule a D6, pertanto l'endoderma anteriore, qualsiasi tipo di mutazione veniva inserita, BRAF, NRAS o BRAF P53, NRAS P53, davano un teratoma. Un teratoma, e si vede qui dall'espressione di queste molecole che caratterizzano il teratoma, invece BRAF alle cellule inserite nelle cellule D22, e soltanto quelle delle D22 davano tumore, sia con mutazione BRAF, NRAS, NRAS P53, BRAF P53, perché al D26, ai progenitori, e D30 non davano completamente tumore se iniettati in un animale d'esperimento nuovo, pertanto che ci aspettavamo l'iniziazione del tumore. Ma la cosa interessante è che BRAF dava un tumore che era papillare molto. Qui giù PTC sono i tumori dei pazienti, che erano molto simili ai tumori che noi avevamo generato come modello in questo modello sperimentale che avevamo generato a partire dalle cellule staminali embrionali. Ma la cosa importante, è vero che BRAF dava il tumore, NRAS dava un tumore follicolare, BRAF P53, NRAS P53 un tumore indifferenziato anaplastico, ma se davamo P53 soltanto, il tumore non cresceva. P53 non è tumorigenico, almeno nella tiroide, e trovavamo conferma in altre pubblicazioni nel campo dell'endocrinologia di questa nicchia. E non solo, veniva confermata da un'analisi di più di 1500 pazienti con altri tumori determinati da una mutazione germinale per P53, una Lifraumeni, dove il tumore alla tiroide è veramente raro e sta proprio all'1%. Ed era per questo, forse,
l'1% perché avrà acquisito ulteriori mutazioni che ne hanno determinato nel frattempo la formazione di un tumore alla tiroide, ma la sola mutazione del P53 non dà tumore. E questo veniva confermato e spiegato. Ma ad ogni mutazione che cosa ne determina e che cosa emergeva dal punto di vista molecolare? Emergeva l'attivazione e la iperespressione di queste 3 molecole, TIMP1, MMP9 e CD44. Queste erano determinanti per l'iniziazione del tumore. Queste erano molecole che formavano e che determinano, e che poi noi li abbiamo anche valutate nei pazienti dove c'è una maggiore espressione nel tumore rispetto al normale e dove, scusate, sono andato troppo velocemente, dove vedete che se noi inseriamo queste molecole che non venivano espresse quando noi diamo la mutazione al D22, al D26 e al D30, se vengono inserite dall'esterno in maniera esogena, queste cellule riacquisiscono o acquisiscono le caratteristiche di far crescere un tumore, di iniziare un tumore nell'animale. E lo vedete qui. Seppure la triade, sebbene lentamente, ma riesce a ricostituire questa capacità alle cellule. Non fate caso a questi esperimenti, ma è soltanto per dirvi che se una di queste molecole viene inibita, questa potenza, sebbene al D22, questa potenza alle cellule viene ridotta e viene ridotta la loro capacità di fare tumore, sia quando inibiamo TIMP che quando inibiamo CD44, ma non l'intero CD44, ma una sua isoforma che è CD44V6. Nel momento in cui inibiamo CD44V6, non solo riduciamo la loro capacità di formare tumore, ma riduciamo anche la loro caratteristica di attivare questi processi biologici che poi li caratterizzano per fare la metastasi. Ma noi andiamo avanti, noi riusciamo a distinguere in queste popolazioni qual è la cellula metastatica rispetto alla cellula che inizia il tumore. Noi nel passato l'avevamo già identificato a livello del colon, dove le cellule, tra le cellule staminali, perché stiamo parlando sempre di una popolazione molto eterogenea nella stessa popolazione, nel contesto di una sottopopolazione che noi chiamiamo cellula staminale tumorale, che esprimeva 44V6, che aveva quelle caratteristiche che poi ha definito von Weinberg di fare la metastasi. Che 44V6, come diceva il professore Di Fiore, relazionandosi con l'esterno, cioè significa con la matrice extracellulare, con quello che viene prodotto dalla matrice extracellulare e dai fibroblasti e dai macrofagi e da tutto il resto che ci sta all'esterno, come l'HGF in questo caso, che autoproducono le stesse cellule staminali, che legandosi a questa molecola che si chiama MET correagisce o correlaziona con 44V6 e determina un segnale di attivazione che porta la cellula ad acquisire questo fenotipo metastatico. Ma guardiamolo nel contesto infatti, nel contesto del tumore alla tiroide, le 44V6- fanno tumore, ma fanno un tumore piccolo, ma non fa la metastasi. Invece le cellule, se isolate, le 44V6+, fanno tumore, ma fanno anche una metastasi polmonare se iniettati in ortotopico, come dicevo prima. Ma abbiamo preso in considerazione anche un'altra molecola che ad oggi nel tumore alla tiroide veniva considerata e viene considerato come
un marcatore prognostico della malattia. Perché? Galettina 3, che noi abbiamo visto colocalizza con questa molecola, con questa isoforma di 44V6, determinava una maggiore potenza di queste cellule, o meglio, induceva a queste cellule una capacità migratoria, ma anche una capacità di fare tumore che era maggiore rispetto alle stesse cellule 44V6+. Ma Galettina 3 noi avevamo visto nel passato, da questa analisi su 1000 pazienti, che a seconda dello stadio Galettina 3 aumentava. Che cosa significa? Che Galettina 3 è un marcatore prognostico negativo, certamente, del tumore alla tiroide. Ma quello che abbiamo notato è che se tu abbatti Galettina 3, il tumore si fanno meno tumori e si fa un tumore più piccolo. Non abbattiamo completamente la capacità di iniziare il tumore. Se tu invece aumenti Galettina 3, non solo aumenti la capacità di fare tumore, ma gli aumenti la capacità di fare micrometastasi. Micrometastasi però che sono delle metastasi, come diceva il professore Di Fiore, in dormienza. Per questo è un marcatore prognostico, perché in qualsiasi momento queste cellule, ma noi diciamo che sono in dormienza perché esprimono delle molecole caratteristiche della dormienza, come RARB, SOX9, NR2F1, sono delle molecole che identificano delle cellule che stanno in dormienza. Ma Galettina 3, una volta se la abbattiamo, le cellule fanno tumore, non fanno la metastasi e non fanno neanche queste micrometastasi, come le potete vedere qui, che sono in dormienza in cui in qualsiasi momento si possono risvegliare per effetto dell'ambiente. È lì che c'è l'adattamento, che cosa la fa svegliare alla cellula dall'ambiente. Ora stiamo cercando di mettere su un sistema attraverso barcoding che ci permette 10.000 barcoding di queste cellule selezionate sulla base del nostro modello per sapere qual è la cellula che risponde più all'ambiente rispetto ad un'altra e se c'è un codice genetico specifico, e allora ritornare indietro e dire darwiniano, ma potrebbe essere che abbia un imprinting. E allora Galettina 3 è un fattore prognostico che si aggiunge ad un altro fattore prognostico che è KISS1, che era già stato visto nella mammella, ed è KISS1 receptor. Il tempo me lo tieni? Sì. Ho finito? Un minuto. È finito, ma finisco subito. È che KISS1 ha praticamente emerso da queste, che non solo è determinante per l'iniziazione del tumore, ma è determinante anche per la metastasi. Una volta che noi a tumore formato riduciamo o abbattiamo a livello farmacologico l'espressione di KISS1 receptor, non facciamo altro che ai tumori anaplastici determinare un'espressione del disimporter, tanto che potrebbe essere proposta come terapia adiuvante per trattare, visto che ad oggi non abbiamo trattamenti per i tumori anaplastici, ma non fare altro che permettere, sensibilizzare queste cellule allo iodio radioattivo, che invece è la terapia di elezione per i tumori papillari, ma anche per i tumori follicolari. E qui si vede come aumenta l'espressione dei simporter e la risposta alla terapia con lo iodio. Pertanto questa potrebbe essere una terapia adiuvante da poter, mi accingo alle conclusioni, da poter
dare o da poter mettere come primo clinical trial per i tumori alla tiroide indifferenziati, che poi non ce n'è soltanto uno, li chiamiamo anaplastici, ma che sono tantissimi. Questo per ringraziare il laboratorio e ringraziare anche voi per l'attenzione. Scusate se mi sono dilungato, ma mi sono rifatto come se l'avessi saputo, ma in realtà mi ha preceduto Pierpaolo in maniera egregia e volevo dare alcune introduzioni e risposte. Grazie ancora. Grazie Giorgio, splendida relazione. A questo punto proporrei che i moderatori vengano qui vicino a me in maniera che iniziamo con il professore Stassi la discussione finale. C'è tempo per una sola domanda adesso al professore Stassi. C'è qualcuno che è interessato a fare una domanda? Allora, vedo qui la prima mano alzata. Salve, volevo chiedere, per la galectina 3 attualmente viene usato da altre parti, non qui a Napoli, come marcatore anche per l'insufficienza cardiaca. Ci sta qualcosa nei laboratori di sviluppo per utilizzarla anche nella diagnosi di particolari tipi di tumore? La stratificazione dei livelli di galectina 3? Peccato che il professore Tronconi è andato via, ma viene anche utilizzata nei tumori al polmone ad oggi per fare diagnosi, ma anche in realtà ancora non è un marcatore ben definito, ma potrebbe essere un marcatore prognostico e da sviluppare una terapia se capiamo, come diceva il professore Di Fiore, che cosa ne determina a queste cellule l'uscita dalla dormienza, da poter anche utilizzarlo come biomarcatore da bersagliare, che mi è difficile, come dicevo ieri sera, targettare e al collega, sì. La galectina 3 viene usata anche nella citopatologia dei noduli indeterminati, quindi per identificare in base all'espressione di galectina 3 nei noduli indeterminati quelli che hanno una prognosi sfavorevole, dipende da quelli favorevoli. Allora a questo punto continuiamo e apriamo la discussione generale. C'è qualche domanda assolutamente indispensabile che qualcuno vuole fare? A questo punto io, anche per accomodarci il più presto possibile tutti quanti al lunch, gentilmente offertoci dalla IBSA, proporrei... Una questione di microbiota più che altro. Esattamente. Chiederei ad Andrea di brevemente fare le conclusioni. A nome del Comitato Scientifico della Fondazione IPSA ringrazio tutti per aver partecipato e concluderei dicendo che la serie di relazioni che oggi ci sono state presentate ci hanno offerto una panoramica molto completa sulle connessioni fra immunità innata, infiammazione e invecchiamento, evidenziando il ruolo cruciale di questi processi nella fisiopatologia delle malattie legate all'età. Quindi torneremo a casa pensando alla relazione del professor Mantovani e il professor Franceschi dell'importanza dell'inflammaging nelle malattie correlate all'invecchiamento, soprattutto il cancro, che è la principale causa di morte insieme alle malattie cardiovascolari per malattie legate all'invecchiamento. Torneremo pensando al professor Rando, che ci ha parlato di come l'esercizio fisico è importante per mantenerci giovani, perché mantiene giovani le nostre cellule staminali. Faremo tesoro di quanto detto da Maria, perché cercheremo di preservare il più possibile la nostra barriera, la nostra gut vascular barrier integrity. E infine abbiamo imparato, almeno io personalmente non conoscevo il professor Di Fiore, non avevo mai sentito parlare, che il processo che driva le metastasi è geneticamente determinato, ma pochi sanno che ad esempio l'IMT è anche qualcosa associato per esempio all'invecchiamento, quindi noi per esempio abbiamo dimostrato che la senescenza cellulare induce IMT, induce metastasi, e terapie senolitiche possono prevenire metastasi secondo questo tipo di principio, quindi è un po' tutto correlato da un trade union. Quindi vi ringrazio, ma prima di dire questo ringrazierei soprattutto Domenico per il suo grande sforzo, il suo impegno per aver dato luogo a questa bellissima comunità.
Grazie, allora, grazie a tutti. Volevo solo ricordarvi che chi vuole trattenersi dopo il lunch alle 2:15 iniziano delle brevi visite guidate al Museo di Paleontologia che si trova esattamente nella porta accanto. Grazie a tutti.